Buonasera, benvenuti alla conferenza Mafia e Covid, la seconda conferenza Buonasera, di Mafia 9 Atti, che è grazie mille, un format che è stato pensato da Elsa Verona e dall'Associazione Falcone Borsellino con il patrocinio dell'Università di Verona. È davvero un'emozione per noi poter presentare una conferenza di questo tipo con degli ospiti, dei relatori così importanti. Quindi davvero rubiamo pochi minuti per dei ringraziamenti doverosi che dobbiamo fare a chi ha reso possibile questa conferenza e iniziamo subito con i nostri relatori. Innanzitutto cedo la parola a Lucrezia Bolla, presidente di Elsa Verona, che appunto ci illustrerà cos'è Elsa Verona e in breve l'iniziativa che stiamo portando avanti. Grazie. Buonasera a tutti e grazie a tutti i presenti per la partecipazione. Devo dire che è un grande onore essere qui per la seconda volta in poco tempo ed è un grandissimo piacere vedere che la partecipazione è cresciuta. Ho già avuto modo di dire che il primo passo per sconfiggere le mafie è parlarne e vedere che la partecipazione aumenta da un evento all'altro, anche nel giro di pochi giorni, per noi è un segnale del fatto che siamo sulla strada giusta. Sono quindi orgogliosissima di essere tra gli artefici, tra le persone che si sono potute impegnare in questo progetto e faccio dei dovuti ringraziamenti all'Associazione Falcone Borsellino che ci ha contattato per prima prospettandoci quest'idea, al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona che ha concesso il patrocinio a tutti e 9 gli eventi e in particolare ai professori Picotti e Flor che sono stati e saranno i nostri meravigliosi moderatori per tutti gli incontri e che ringrazio per la grandissima disponibilità. Ringrazio poi le varie associazioni che hanno collaborato a vario titolo alla realizzazione di questi eventi, quindi l'Associazione Sostenitori, Testimoni e Collaboratori di Giustizia, Rete Antimafia Brescia, l'Associazione Antiracket e Antiusura di Trapani, i Cittadini contro le mafie e la corruzione e Passo UniVR. Non da ultimo ringrazio ASFA per tutto il sostegno prestatoci. Che dire, abbiamo oggi degli ospiti straordinari che ci porteranno le loro esperienze e che ci metteranno a parte della loro conoscenza, quindi non voglio rubare altro tempo e lascio la parola a chi porterà i saluti dopo di me. Nel mentre, grazie veramente a tutti per la vostra attenzione e buona visione. Grazie mille Lucrezia. Cedo allora la parola al professor Lorenzo Picotti per dei saluti istituzionali dell'Università di Verona. Grazie. È un piacere davvero essere riuscito a collegarmi in tempo per portare i saluti miei personali, ma del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona, perché l'appoggio e il sostegno alle iniziative dell'ELSA ormai è diventata, direi, quasi una consuetudine, anche se a volte con qualche difficoltà organizzativa di tempistiche, però per il Dipartimento e anche per me personalmente, per il professor Flor, c'è questo apprezzamento particolare. Perché? Perché siamo un Dipartimento di Scienze Giuridiche, ma le scienze giuridiche ormai non sono più solo, come dire, le scienze dell'ermeneutica, della norma, del testo scritto, del cosiddetto law in the book, ma ormai noi dobbiamo avere la piena consapevolezza della società in cui il diritto opera, e in particolare il diritto penale ovviamente nella società con i suoi fenomeni criminali, con le sue problematiche, ecco, della mafia, dell''ndrangheta, del cybercrime, del riciclaggio, eccetera, perché appunto il giurista che vogliamo formare, che vogliamo anche essere, è proprio il giurista che è consapevole delle dimensioni attuali, vere, reali, in cui il diritto deve operare, perché non resti appunto una norma scritta astratta così, con dei bellissimi principi che non si applica, ma che invece appunto serva a sconfiggere, nel caso del diritto penale, i fenomeni virtuosi per cui è stata concepita. Quindi il patrocinio del Dipartimento di Scienze Giuridiche ha anche questo significato, cioè di dare un segnale anche, o di confermare meglio di fronte ai nostri studenti che anche noi docenti siamo impegnati in questa lettura del diritto che deve implementarsi e che per implementarsi, per essere effettivo, deve conoscere appunto i fenomeni da contrastare, deve confrontarsi con la realtà in cui opera. Quindi è un saluto, diciamo, anche
di contenuto di partecipazione, e poi dopo avremo occasione naturalmente volentieri di intervenire. Naturalmente un ringraziamento particolare, oltre che a Elsa, agli autorevolissimi, importantissimi relatori di questa sera. Elia Minari già lo conosciamo per altre iniziative precedenti, ma poi avere Nicola Gratteri, insomma, è un onore veramente. Abbiamo sentito anche nelle cronache odierne quanto sta facendo appunto per dare attuazione al diritto, per cercare di imporlo alle regole della mafia e dell''ndrangheta in particolare. Il dottor Riccardo, il giornalista, scrittore importante, famoso proprio sull''ndrangheta, quindi insomma diciamo che è veramente importante poter promuovere e sostenere un'iniziativa come questa. Grazie, non prendo più tempo, mi resterò poi a intervenire in caso del dibattito come moderatore. Grazie mille, professor Picotti. Ringrazio lei e il professor Roberto Flor per la vostra disponibilità anche come relatori. Davvero per noi è un onore. Cedo subito la parola poi all'associazione che davvero ha collaborato con noi, ma in realtà ha ideato per primo il progetto ed è stata fondamentale in tutto questo percorso, l'associazione Falcone Borsellino. Cedo la parola ad Aaron Pettinari. Salve, salve, buonasera a tutti. Non so se mi sentite, non mi vedete, ho purtroppo qualche problema video, mi dispiace di questo, non so per il motivo. Io ringrazio tutti quanti voi, ovviamente, agli ospiti che abbiamo. Per noi è molto importante parlare di queste tematiche. Io ritengo, come Associazione Falcone Borsellino, noi editiamo un giornale online che si chiama Antimafia 2000 e che da tanto tempo si occupa di questi argomenti, proprio ormai da 21 anni, di fatto quest'anno facciamo 21 anni. E noi crediamo che non si debba mai smettere di parlare di questi argomenti, di mafia, di criminalità organizzata, cercare di capire cosa è accaduto nel corso della nostra storia. Noi nasciamo proprio per cercare di dare il nostro piccolo contributo di verità nella ricerca dei mandanti esterni delle stragi del 92 e del 93. Un argomento che torna sempre alla ribalta. Proprio ieri c'è stato anche sono state le motivazioni della sentenza della strage Borsellino Quater, che mette in evidenza come ci sono delle presenze esterne oltre Cosa Nostra che vanno ricercate su quegli attentati. Ci sono state altre sentenze che evidenziano come è importante non dimenticare quel passato che non è affatto lontano, poterlo fare con voi ragazzi, con tutte quante le associazioni che aderiscono a questo progetto diventa importante, diventa ancora più importante farlo con figure come quelle che abbiamo oggi come ospiti, il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri e il giornalista e scrittore Antonio Nonicaso, che conosciamo da tempo, sappiamo quanto impegno hanno profuso in tutti quanti questi anni per raccontare l'esistenza di un fenomeno che ai noi purtroppo esiste e resiste da tantissimi anni. Noi dobbiamo conoscere per capire quello che accade oggi, per contrastare questi fenomeni e poter cambiare veramente una società che purtroppo, ripeto, ha avuto e ha a che fare con questi fenomeni nostro malgrado. È necessario un cambiamento culturale, quindi incontri come quello di oggi diventano fondamentali proprio per questo, perché solamente con la conoscenza riusciamo a smantellare questo sistema che parte da noi stessi per primi. Non voglio togliere tempo ovviamente a tutti quanti gli ospiti, l'incontro è importante e so che sarà una grande opportunità di crescita per ognuno di noi. Vi ringrazio veramente per averci accolto e coinvolto in tutto quanto questo progetto. Quindi un in bocca al lupo a tutti quanti per i lavori e un saluto, buona serata a tutti quanti. Grazie mille davvero, dottor Pettinari. Un ultimo doveroso ringraziamento all'Associazione dei Donatori di Sangue San Francesco d'Assisi che scusate, chiedo a tutti cortesemente, so che purtroppo le modalità telematiche sono sempre problematiche, ma di spegnere l'audio e i video possibilmente. Perfetto.
appunto un ultimo ringraziamento ad ASFA, Associazione Donatori di Sangue San Francesco d'Assisi, nostro main sponsor per questo evento. Cedo subito dunque la parola a Flavio Bertaiola di ASFA per una breve presentazione, poi avremo modo di vedere un video comunque della loro associazione. Non so se Flavio ha la possibilità, mi sente? Vedo Flavio, ma forse non... Ci sono dei problemi ad attivare il video, l'audio? Ok. Eccola qua. Perfetto. Mi sentite? Sì, la sentiamo, non la vediamo ancora. Perfetto, vediamo se riesco ad avviare il video perché mi dava dei problemini prima. Avvia il mio video, ok. Dovrebbe essere... niente, vabbè. Niente, anch'io come Aaron, che conosco e che saluto, parlo questa volta senza la telecamera, qualche problemino. Buona serata a tutti, è un piacere per ASFA promuovere questa serie di eventi nell'ambito antimafia. Per chi non era presente la volta scorsa, ASFA è un'associazione di donatori di sangue. Come dicevamo, c'è bisogno di sangue anche in questo periodo che non può essere prodotto in laboratorio ma solo donato. ASFA a livello provinciale sostiene progetti e iniziative in particolare nell'ambito sociale. Molte sono le collaborazioni con le associazioni di ASFA nel territorio ma anche a livello nazionale. Infatti ASFA sostiene con contributo economico delle associazioni come la Caritas, come Abio, il Sorriso di Mavi, Amici Senza Barriere, Più di un Sogno. Sono tutte associazioni che sono nella provincia di Verona, però anche associazioni nazionali come Medici Senza Frontiere, queste solo per citarne alcune. Queste associazioni a loro volta ci aiutano ASFA nella promozione del dono del sangue. Quindi per chi dona con ASFA, oltre ad aiutare le persone che hanno bisogno di sangue, aiuta anche il mondo del volontariato. Quindi se volete diventare donatori di sangue, potete trovare maggiori informazioni o sul nostro sito oppure potete inviarci un'email. Troverete poi tutti i contatti alla fine del video che verrà proiettato più avanti nella serata. Io ringrazio tutti e sono molto felice di essere qui con voi per seguire questa serata seconda di questo evento. Buona serata a tutti. Grazie mille dottor Bertaiola. Ottimo, allora direi di procedere con il primo ospite della serata, è davvero un ospite d'eccezione, il dottor Elia Minari, fondatore dell'associazione Cortocircuito. Non mi permetto nemmeno di presentarlo, passo la parola direttamente al professor Picotti che conosce meglio la realtà e sicuramente avrà piacere di introdurre questo primo ospite. Solo un grande ringraziamento da parte di tutta Elsa Verona. Grazie a voi. Sì. Scusatemi, no, non mi accorgevo che dovevo attivarlo io. Sì, certo, spendo poche parole perché Elia Minari ormai è noto a livello nazionale e anche di più. Comunque a Verona, questo è importante per noi perché è già stato qui da noi in un bellissimo incontro organizzato da Elsa in cui ci ha presentato il suo libro, no, di guardare la mafia negli occhi. E questo direi che è il messaggio davvero non solo del libro ma della sua esperienza di vita, insomma, cioè vedere come uno studente utilizzando gli strumenti di informazione che comunque abbiamo disponibili, no? Online, ma non soltanto, i siti anche istituzionali, addirittura le banche dati pubbliche, eccetera, riesce a ricostruire un percorso, insomma, no? Un tracciamento di certi percorsi, di realtà criminali, come riesce soprattutto poi a essere operativo, no? Nella fase anche della luce pubblica. Io ti avevo ricordato l'altra volta la parresia, no? Cioè il dire la verità in pubblico come proprio una qualità necessaria in una democrazia, in una società democratica, la tradizione appunto che risale alla democrazia ateniese addirittura, no? Che si tramanda come filone veramente importante di democrazia di una società, e democrazia che vuol dire appunto legalità. Ecco, Elia Minari rappresenta veramente questo, insomma, la sua perseveranza nel testimoniare anche in migliaia, vorrei dire, di eventi, non è che li conto, ma ogni tanto lo seguo, insomma, vedo quante volte compare in ogni ambito e livello istituzionale e non istituzionale, insomma, con gli studenti, come con le autorità pubbliche, come
organismi ufficiali, eccetera, ecco, dimostra l'importanza di esserci, l'importanza di esserci consapevolmente nella realtà in cui viviamo e di prendere posizioni, di sapere prendere posizioni, di sapersi schierare entro certi limiti, cioè voglio dire, per la verità, per portare la propria testimonianza. Quindi niente, non voglio entrare nel merito perché è lui che dovrà adesso darci il suo contributo e poi magari intervenire nel dibattito, ma credo che sia veramente importante, ecco, averlo con noi ancora una volta e sentire la sua viva voce, la sua viva esperienza e lo sviluppo che questa sta avendo. Grazie Elia, prego, attendiamo il tuo contributo importantissimo. Perfetto, non so se funziona l'audio, c'è qualche... Ecco, vediamo Elia ma non lo sentiamo. Esatto, perfetto. Ok, ora mi sentite? Perfetto, c'era l'audio prima che diceva che c'era la necessità della vostra autorizzazione per farlo partire. Spero anche che vediate quello che sto mostrando in questo momento. Buonasera a tutti, vi ringrazio molto per questo gradito invito, grazie agli oltre 200 partecipanti. È un piacere rincontrare il professore Lorenzo Picotti, che avevo già avuto modo di conoscere e apprezzare moltissimo, davvero durante un convegno in presenza all'Università di Verona che si tenne 2 anni fa. Ringrazio in modo altrettanto caloroso Elsa, in particolare Lucrezia Bolla e il gentilissimo Flavio Bertaiola, oltre a tutti gli altri importanti organizzatori. Saluto con affetto l'ingegnere Mario Spezia, è un piacere conoscere anche l'autorevole professore Florre e il professore Fummi che ha supportato per le questioni tecnico-organizzative. È un onore ritrovare, seppur virtualmente, i maestri Antonio Nicaso e Nicola Gratteri, che conosco da tempo. Credo che il tema delle mafie in relazione al Covid, il tema che avete scelto per questo seminario online, sia particolarmente centrale in questa fase storica. In questo periodo è necessario non solo fare i conti con il virus del Covid-19, di cui conosciamo l'impatto terribile, ma occorre anche confrontarci con un altro virus, il virus dell''ndrangheta, un virus insidioso perché anch'esso è apparentemente invisibile nella sua diffusione capillare e contagia corpi sani della società e dell'economia che vengono infiltrati, contagiati, permeati dall''ndrangheta. Un'andrangheta sempre più camaleontica, capace di adattarsi ai momenti per coglierne le opportunità. Il virus della criminalità mafiosa è apparentemente invisibile agli occhi di molti cittadini, in particolare agli occhi di diversi cittadini del nord Italia. Eppure il virus dell''ndrangheta determina il fallimento di imprese oneste. Il virus dell''ndrangheta compromette i diritti dei lavoratori e le facoltà degli imprenditori. Il virus dell''ndrangheta condiziona la libera concorrenza. Il virus dell''ndrangheta cerca di compromettere i principi della società democratica. Sull'impatto della pandemia nell'ambito della criminalità organizzata si sono espressi, direi in modo inequivocabile, importanti figure istituzionali, dal capo della polizia al procuratore nazionale antimafia. Ho avuto il piacere di essere intervistato recentemente da 4 giornali tedeschi. Una delle domande principali che mi venivano poste dai giornalisti tedeschi riguarda proprio l'impatto della pandemia negli affari criminali. Rispondendo a queste interviste che ho rilasciato, pubblicate nelle ultime settimane su quotidiani esteri, ho cercato nel mio piccolo di delineare alcuni ambiti principali di impatto della pandemia dal mio punto di vista. Punto 1. I prestiti facili. L''ndrangheta durante la pandemia offre soldi alle imprese in crisi. Attualmente, come sappiamo, vi sono diverse attività economiche messe in ginocchio dalla pandemia, che hanno crisi di liquidità. L''ndrangheta offre soldi facili.
Subito offre dei prestiti, ma poi spesso in cambio di quei prestiti entra dentro le società. Tuttavia, frequentemente l''ndrangheta preferisce che come amministratore formale dell'impresa rimanga l'imprenditore del nord Italia, ad esempio l'imprenditore veneto. Lasciare l'imprenditore veneto tranquillizza i soggetti che vengono in relazione con l'impresa infiltrata. Lasciare l'imprenditore veneto come apparente titolare dell'impresa infiltrata tranquillizza gli altri operatori economici e tranquillizza le pubbliche amministrazioni per le quali l'impresa infiltrata lavora. Era già accaduto durante una precedente rilevante crisi, la crisi economica del 2008-2009 e gli anni che poi hanno anche succeduto questa fase. Alcuni imprenditori veneti ed emiliani pensavano di risolvere i propri problemi accettando il prestito di dubbia origine, ma accogliendo quel prestito apparentemente salvifico determinarono il collasso della propria attività di impresa, che venne fagocitata dall''ndrangheta. Ci sono numerosi casi che lo dimostrano, che sono ormai certificati da sentenze della Corte di Cassazione. In questi casi l'imprenditore diventa sostanzialmente un fantoccio che favorisce l'espandersi delle logiche mafiose. Questo è accaduto nella crisi economica del 2008-2009 e allo stesso modo rischia di avvenire ora a causa della forte crisi di liquidità, della necessità di imprenditori di porre una soluzione immediata ai loro problemi. Punto 2. I nuovi mercati. Le mafie in questa fase di pandemia cercano nuovi mercati legati al momento storico caratterizzato dal Covid-19. Lo dimostrano alcune inchieste giudiziarie dalla Lombardia alla Calabria, come vedremo tra poco, inchieste giudiziarie dalle quali sono emersi dei fatti che credo siano degni di attenzione. Punto 3. Il consenso sociale. In questo periodo non solo gli imprenditori sono in crisi, ma anche diversi lavoratori sono in difficoltà. Chi perde il lavoro è una potenziale preda delle mafie. Infatti, soprattutto in alcune regioni d'Italia, chi sta perdendo il posto di lavoro rischia davvero di essere preda delle mafie, in particolare in quei territori nei quali vi è una maggiore disperazione nel tessuto sociale. Le mafie generano l'illusione di fornire posti di lavoro, ma spesso si tratta di lavori che non rispettano i diritti, che calpestano la dignità umana. Anche alcune manifestazioni violente che si sono verificate negli scorsi mesi in relazione all'attuale fase di difficoltà, queste anche manifestazioni violente sono state alimentate da gruppi della criminalità organizzata che hanno cercato quindi di rinvigorire dei malesseri presenti in alcune fasce sociali in particolare. Negli ultimi mesi si è discusso molto di ponderazione degli interessi a livello costituzionale. Da un lato l'interesse costituzionale alla salute e dall'altro l'interesse alla salvaguardia dell'economia del paese. Quindi vi sono state molte riflessioni, anche autorevoli, sulla ponderazione tra questi interessi costituzionalmente protetti. Invece l''ndrangheta non effettua una ponderazione tra gli interessi. L''ndrangheta persegue solo e unicamente i propri interessi, i propri fini. È un'illusione che gli interessi dell''ndrangheta possano coincidere con gli interessi della società. Come anticipavo, le mafie in questa difficile fase di pandemia cercano nuovi mercati. Lo dimostrano alcune inchieste, dalla Lombardia alla Calabria ad altre regioni.
Ad esempio, in Lombardia vi sono state inchieste giudiziarie sullo smaltimento di prodotti sanitari, su traffici illeciti di dispositivi sanitari e anche su nuovi mercati come quello delle sanificazioni anti-Covid. Sono state costituite improvvisamente imprese specializzate in ambiti delicati come la sanificazione anti-Covid. L'articolo che mostro tratta dell'inchiesta Pharma Business che ha portato a rilevanti misure cautelari lo scorso mese di novembre. Da questa inchiesta giudiziaria emerge come l''ndrangheta, in particolare la cosca Grande Aracri, della quale mi sono occupato e tuttora mi occupo, fosse impegnata, in particolare la cosca Grande Aracri, emerge di come fosse impegnata nella distribuzione all'ingrosso di farmaci da banco mediante una rete di punti vendita costituiti da farmacie e parafarmacie. L'inchiesta Pharma Business ha riguardato affari realizzati in Calabria, ma anche nel nord Italia. Un'inchiesta quindi di rilievo che ci fa comprendere come stiano cambiando questi fenomeni in modo molto concreto. Tra gli arrestati dell'inchiesta Pharma Business emerge anche un nome per me noto: Salvatore Grande Aracri, nipote del boss Nicolino Grande Aracri, una delle figure di maggiore rilievo dell''ndrangheta, secondo quanto provano decine di inchieste giudiziarie condotte da diverse procure d'Italia. Salvatore Grande Aracri lo vedete in questa foto nel 2014, proprio lo stesso Salvatore Grande Aracri che è stato arrestato nell'inchiesta Pharma Business di stringente attualità. Salvatore Grande Aracri in questa foto nel 2014 manifestava in piazza contro un'inchiesta che avevo realizzato. La foto è stata scattata nella piazza di Brescello, al confine tra Emilia-Romagna e la provincia di Mantova. Salvatore Grande Aracri contestava l'inchiesta che avevo realizzato e difendeva l'allora sindaco di Brescello. 2 anni dopo, nel 2016, il Consiglio Comunale di Brescello venne sciolto per infiltrazioni mafiose. Il primo caso in Emilia-Romagna di scioglimento per mafia di un'amministrazione comunale. Questo per far comprendere di come le mafie stiano mutando, non solo ora con il Covid-19, ma già da tempo. La criminalità organizzata si sta sempre più insediando, si sta sempre più ramificando nei nostri territori, nelle regioni settentrionali, prima considerate insospettabili, esenti da questi rischi. Proprio nel primo punto della relazione ufficiale di scioglimento di Brescello è stata citata un'inchiesta che avevo realizzato. Inoltre, in altri 5 paragrafi della relazione ufficiale di scioglimento di Brescello sono stati menzionati degli approfondimenti che ho avuto modo di compiere nel corso di diversi anni. Queste inchieste che ho iniziato nel 2009 da semplice studente del liceo, poi da studente universitario con gli studi di giurisprudenza a Bologna e che poi ho proseguito anche successivamente alla laurea per continuare a comprendere cosa stesse accadendo in questo territorio. Oltretutto a quella manifestazione in piazza per contestare l'inchiesta che avevo realizzato non era presente soltanto Salvatore Grande Aracri, figlio di Francesco Grande Aracri, ma erano presenti anche 50 persone vicine al clan mafioso, nonché imprenditori che avevano ricevuto un'interdittiva antimafia, oltre a persone oneste. Queste presenze di questi personaggi è certificata da una sentenza definitiva del Consiglio di Stato. Anche in quella sentenza si fa riferimento alle inchieste, agli approfondimenti che nel corso degli anni ho realizzato.
Prima che accadesse ciò, Salvatore Grande Aracri si sentiva sicuro di sé, non aveva timori e addirittura scendeva in piazza per contestare un'inchiesta che avevo realizzato. A quella manifestazione, alla quale parteciparono anche cittadini per bene, quindi ci furono queste presenze particolarmente inquietanti. Lo scorso ottobre Salvatore Grande Aracri è poi stato condannato con rito abbreviato a 20 anni di carcere in primo grado. Inoltre, lo scorso novembre è stato arrestato nell'inchiesta Pharma Business con la misura cautelare relativa all'inchiesta che è incentrata sugli affari nel settore farmaceutico e anche su altri illeciti realizzati dalla cosca Grande Aracri. Un'altra inchiesta che ho avuto modo di compiere è stata proiettata in tribunale da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna nel corso di un procedimento giudiziario a carico del padre di Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri. Ma a Brescello, anche durante il Covid, vi sono stati alcuni fatti che non ci saremmo aspettati. Ad esempio, vedete questo articolo in cui vi è una partecipazione proprio nel momento di stringente chiusura a causa del virus, vi è una partecipazione a un funerale importante perché il suocero del boss Grande Aracri, oltretutto si tratta di una persona che è defunta all'inizio del mese di aprile 2020, quindi in una fase estremamente critica, e addirittura per 2 vi è stata l'accusa di epidemia, come potete leggere in questo articolo. Quindi ancora queste persone continuano ad operare, ad agire senza quindi rispetto per quella che è la situazione di estrema difficoltà che stiamo vivendo e che in quei mesi era sicuramente particolarmente critica. Ma con il Covid vi sono nuove frontiere che si stanno intraprendendo. Ne ho sintetizzate qui alcune in estrema sintesi in questi 4 punti. Il cybercrime, vi è stato il caso dell'ospedale di Brno in Repubblica Ceca. Sappiamo come attualmente, mettendo in tilt un sistema informatico, come in questo caso è stato il sistema informatico dell'ospedale della Repubblica Ceca, ecco, sappiamo come possa essere questa azione veramente rilevante per bloccare le operazioni, gli interventi, e allo stesso modo si possono bloccare interi comparti economici. Così come in alcuni casi sono stati bloccati dei server di imprese e poi è stato chiesto il pagamento di riscatti. Quindi vi sono state situazioni anche di veri e propri ricatti rivolti ad imprese. Il punto 2 è quello dell'analisi delle vittime anche attraverso i social network, analisi che è avvenuta in modo anche informatico, telematico, in modo sempre più capillare. Qui ci sarebbero anche diversi casi da porre, ma per stare nelle tempistiche vado al punto 3, che è quello delle frodi, le forniture, lo smaltimento anche di rifiuti legati alla pandemia, come dimostra anche l'operazione Pangea, che è un'operazione assolutamente rilevante, di cui ho riassunto qui alcuni dati in estrema sintesi. Oltre anche il punto 4, quello del mercato della droga online, mercati illeciti che si stanno diffondendo, che si stanno ramificando grazie anche al deep web e al dark web, quella parte di web che non è direttamente accessibile.
Noi siamo abituati a esplorare il web, il cosiddetto web di superficie, ma poi c'è anche il dark web e il deep web, come emerge in questa slide che credo sia particolarmente emblematica. E vi sono stati diversi casi di dark web in Francia, Romania, ad esempio dei test per rilevare il Covid in Francia, in Romania, migliaia di mascherine contraffatte. Questi altri casi ho cercato di riassumerli, questi altri 3 casi, in questa ulteriore slide, in cui oltre ai casi di dark web emerge al punto 2 anche il caso del farmaco clorochina, che attraverso Turchia, Ucraina, attraverso dei traffici illeciti, spesso con pochi pacchi che praticamente dalle dimensioni ridotte hanno consentito man mano a quantità prima ridotte e poi più rilevanti di arrivare in Europa con pacchi piccoli da 15-20 kg, con un pagamento anche mediante criptovalute oppure alla consegna. Così come vi sono stati dei casi di servizi anche di streaming illeciti, grazie quindi allo sfruttamento dei protocolli, dato che attualmente sempre più persone ovviamente sono relegate in casa e quindi le organizzazioni criminali cercano anche di proporre dei servizi che siano funzionali all'attuale fase storica. Da qui nasce però una situazione incerta, una situazione nella quale occorre porre particolare attenzione, come dimostra anche l'allarme lanciato da Europol, l'agenzia europea di intelligence e polizia. Europol ha proprio puntato in particolare l'attenzione sull'utilizzo del Recovery Fund, che deve essere ovviamente particolarmente virtuoso. È necessario che l'utilizzo di queste risorse siano particolarmente virtuose, perché sappiamo di come gli appetiti delle mafie siano comunque in costante allerta e dunque le opportune verifiche, ma anche in fase preventiva, sono fondamentali. Parlo di queste questioni anche legate a Europol, anche perché ho avuto il piacere di essere ospite presso la sede principale di Europol. Quindi la capacità di sfruttare ora il Covid si inserisce in una linea di evoluzione delle organizzazioni criminali che anche prima del Covid hanno saputo sfruttare le vulnerabilità. Alcuni altri piccoli esempi. Dopo il terremoto in Emilia-Romagna nel 2012, l''ndrangheta ha saputo addirittura inserirsi in alcuni elementi, in alcuni gangli vitali del tessuto socio-economico. Addirittura è stato trovato amianto e rifiuti pericolosi nelle scuole ricostruite dopo il terremoto, e questo è avvenuto in territori benestanti come l'Emilia-Romagna. Quindi vi è da porre particolare attenzione, così come l''ndrangheta anche era interessata proprio durante il terremoto, quindi una fase comunque difficile, di emergenza come questa, era interessata anche ad espandersi in nuovi affari, come emerge da alcune intercettazioni telefoniche, come ad esempio questa che faccio sentire brevemente. In questo audio, che poi è finito agli atti del maxi processo Emilia, vi è un esponente rilevante dell''ndrangheta, come ormai dimostra anche una sentenza che oltretutto ha avuto una conferma in appello da parte della Corte d'Appello nelle scorse settimane, di quindi una persona con un ruolo importante all'interno dell''ndrangheta, secondo la direzione distrettuale antimafia, che rideva
a poche ore dal sisma, mentre proprio in quelle fasi in Emilia-Romagna si contavano i morti, i dispersi. Quindi la criminalità organizzata, in particolare l''ndrangheta, sa sfruttare in modo anche a sé propizio le difficoltà, i momenti di crisi, la crisi e l'emergenza, le situazioni nelle quali c'è la necessità di ricostruire, di ripartire, di porre un freno alla situazione che si è venuta a creare. Quindi in tutti questi ambiti, come emerge dai diversi esempi che ho cercato in sintesi di porre alla vostra attenzione, emerge come sia fondamentale continuare a mantenere alta l'attenzione anche studiando, analizzando i nuovi business della criminalità organizzata, applicando quelle tecniche di analisi che ho cercato di portare avanti, ad esempio attraverso lo studio degli atti delle imprese, ripercorrendo i rapporti economici, i rapporti finanziari che ho cercato di approfondire, perché è proprio dai rapporti economici, dalle relazioni finanziarie che si possono comprendere le nuove evoluzioni dei fenomeni criminali, incrociando tra loro i diversi documenti, le visure camerali, ma anche le visure catastali degli immobili, perché l'attenzione su chi è in difficoltà, su promettere finti aiuti a chi è in difficoltà, questo problema è davvero molto forte oggi. E come detto in apertura, l''ndrangheta non pondera gli interessi, ma guarda soltanto ai propri interessi, al proprio tornaconto, al proprio business. Io vi ringrazio molto per l'attenzione e rimango a disposizione. Grazie mille, dottor Minari, grazie mille per l'intervento. E adesso sicuramente cedo la parola ai moderatori che concluderanno un po' quello che lei ha iniziato, però volevo davvero ringraziarla per quello che ha detto, ma soprattutto anche per la dimostrazione che lei offre di quello che è sostanzialmente. Qui nella riunione abbiamo anche numerosi studenti delle superiori, ho saputo, per cui è bello poter offrire un esempio di un ragazzo che si è speso da subito in modo attivo contro l''ndrangheta fin dai primi anni del liceo, fin dal liceo, per cui ecco, penso sia importante, proprio sono felice che lei sia potuta intervenire oggi in questo momento. Grazie mille. Grazie a voi. Professor Picotti ha l'audio mutato. Un attimo, si è... Aspetta, così. Ecco, dovrebbe Perché funzionare. non possiamo riattivarlo direttamente. No, non dico nulla di aggiuntivo, nel senso che mi ha molto interessato questo intervento così attualizzato alle nuove emergenze che abbiamo di fronte. Avrei alcune domande, ma le vorrei fare dopo eventualmente, perché penso che sia più importante dare la parola, vedo che ci sono delle richieste, no, di intervento, dare la parola agli studenti soprattutto, se siamo d'accordo, poi eventualmente interverrò ancora. Mi pareva che ci fossero delle richieste di intervento. Lo studente di cui diceva da Prato, chi era? Nicolò da Prato? No, sì, io in questo momento stiamo guardando adesso le richieste, non so se mi si vede, le richieste di intervento che sono arrivate alla chat privata, no? Ma ero sicuro che c'erano dei Ecco, perché la mia domanda era questa, cioè parlavamo di Brescello, appunto, comune dell'Emilia Romagna che viene sciolto per le infiltrazioni mafiose, no? Ecco, cioè questi strumenti diciamo che non sono penalistici di per sé, perché appunto è uno strumento, diciamo, di prevenzione alla fine, no? di natura amministrativa. Ecco, volevo, ma non è che chiedo solo a Elia Minari, cioè è una domanda che pongo anche a me stesso, che pongo un po' poi a tutti, e se ci sarà anche il dottor Gratteri e il giornalista, cioè sono efficaci, cioè che impatto hanno poi realmente
sul bloccare l'infiltrazione, cioè, certo mettono allo scoperto la pressione che c'è su una certa amministrazione, però appunto si basano ovviamente su accertamenti preliminari. Non sempre c'è un accertamento di un'associazione da un punto di vista penalistico di 416 bis o quant'altro. No? Ecco, allora, la domanda che mi pongo è questa la strada giusta, perché è più rapida, perché appunto non richiede le lentezze del processo penale, o dipende molto poi anche dalla sensibilità, vedevamo appunto l'interdittiva antimafia per esempio, dipende un po' dalla sensibilità dei prefetti, dipende un po' anche da valutazioni amministrative, ecco. Mi domando io stesso, ecco, se questa è la strada giusta e se per esempio appunto Brescello come va a finire, come andrà a finire, cioè servirà a bloccare l'infiltrazione o occorrerebbe, cioè, niente, proprio questo è il tema, insomma, un tema su cui non saprei rispondere. Non so se Minari ha qualche riflessione sua o qualcun altro vuole dire il suo parere su questo. Sicuramente è una questione molto interessante quella posta dal professore Picotti, che interroga oltretutto tra un difficile equilibrio tra necessità di garanzie e al contempo di una prevenzione che sia efficace. Quindi pone anche in rilievo dei principi costituzionali con un riverbero molto concreto. Credo che sicuramente alcune misure preventive, come comunque le interdittive antimafia e anche le misure di scioglimento di consigli comunali, possano in taluni casi servire comunque a lanciare dei segnali che anche rivolti comunque alla collettività, per fare in modo comunque che anche le persone poi si comportino di conseguenza. È ovvio che poi per arrivare a degli accertamenti di carattere penale saranno necessarie diverse procedure. Credo che se gli strumenti ben armonizzati tra loro possano essere efficaci, soprattutto efficaci nei confronti di una criminalità organizzata che è sempre più abile ad insediarsi e a presentarsi con volti apparentemente rassicuranti. E quindi sicuramente nel caso anche della prevenzione questo può essere efficace. Talvolta queste misure non sono altrettanto efficaci o eque, quindi sicuramente c'è necessità, ritengo, anche di alcuni correttivi, perché, solo per porre una questione, la normativa che porta allo scioglimento dei consigli comunali e delle giunte comunali, in primo luogo il sindaco, non però prevedono in modo altrettanto efficace, ad esempio per quanto concerne gli apparati amministrativi, che sono quelli che semmai hanno avallato certi atti illegittimi, atti amministrativi illegittimi che hanno consentito, ad esempio, di edificare un centro commerciale in un'area nella quale non è praticamente avvantaggiato direttamente il capocosca, trasformandola in un'area commerciale. E quindi sicuramente credo vi sia la necessità anche di ponderare questi strumenti efficaci con le esigenze sempre più attuali dal punto di vista di politica criminale. Grazie per questa si disamina, in effetti proprio il tema è proprio questo. Gli apparati amministrativi, mi rendo conto che appunto hanno una continuità, no? Perché a volte si rischia di colpire, come dire, la rappresentanza elettiva, che in effetti magari è più appariscente, in maniera più apparente, insomma, più appariscente, esposta ma magari anche con scambi di voto elettorale o comunque con interessi che compaiono, diciamo, a farsi rappresentante di certi gruppi o di certi interessi appunto illeciti, mentre l'apparato burocratico resta stabile nel tempo, negli anni, magari lì si radica invece un rapporto illecito che resta sotto superficie. Comunque sentiamo anche altre voci o non so adesso come vogliamo
procedere come tempi? In ogni caso, allora, sulla chat resta la possibilità di fare le domande. Eventualmente comunque abbiamo la fortuna per tutti i partecipanti di poter aver l'onore, diciamo, di poter di nuovo parlare e sentire Elia Minari anche nel prossimo incontro, per cui davvero in ogni caso dove avrà ancora uno spazio ancora più ampio giustamente per raccontare la sua esperienza in prima linea contro l''ndrangheta. Per cui a questo punto, se non ci sono interventi immediati in chat, non vedo interventi immediati, passerei la parola all'associazione Our Voice con i suoi fondatori Sonia Tabita e Jamil El Sadi per raccontare un po' esattamente questa realtà che ha voluto collaborare con noi. Un ultimo ringraziamento davvero al dottor Elia Minari, grazie ancora e la aspettiamo prestissimo al prossimo incontro per parlare ancora con lei. Grazie. Grazie ancora a voi per la calorosa accoglienza. Bene, abbiamo quindi i fondatori dell'associazione Our Voice collegati. Eccoci, ci sentite? Sì. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, grazie per averci dato l'opportunità e darci l'opportunità di poter partecipare a questo forum, a questa webinar. Grazie infinite. Grazie mille davvero da parte nostra e da parte di tutti i membri del nostro movimento. Per noi è davvero un grande piacere e un onore poter intervenire appunto in questa webinar anche con la presenza di Gratteri, di Nicaso e di tutti gli ospiti presenti. Noi siamo qui per parlare della nostra esperienza e per chi non la conoscesse ci chiamiamo Our Voice, la nostra voce, siamo un movimento attivista, artistico, culturale nato in Italia nel 2014 per combattere contro la mafia e combattere contro tutti quelli che sono i problemi sociali, le ingiustizie sociali nel nostro paese e anche nel mondo. Abbiamo varie sedi anche in Latino America e in altre parti del mondo. Il nostro impegno contro le mafie ha fatto nascere anche proprio lo stesso movimento di Our Voice. Abbiamo creato fin dall'inizio tante attività, soprattutto artistiche, come spettacoli teatrali di denuncia antimafia che abbiamo portato nelle scuole di tutta Italia, licei, università, il nostro impegno con le associazioni, il nostro impegno ogni anno in Via D'Amelio e per il ricordo della strage di Paolo Borsellino e per la strage di Capaci il 23 maggio. Il nostro impegno appunto nei vari anniversari di omicidi che ci sono stati delle varie vittime della mafia e il nostro impegno contro l''ndrangheta, sicuramente la mafia più potente al mondo e appunto il nostro impegno contro l''ndrangheta nasce principalmente questo scorso anno che è nel 2020, il 10 luglio 2020, in cui c'è stato un sit-in a Reggio Calabria che a cui abbiamo partecipato insieme ad Antimafia 2000, organizzato da Antimafia 2000 per difendere il magistrato Giuseppe Lombardo e i magistrati della DDA di Reggio Calabria, esatto. In occasione di quel sit-in abbiamo preparato un videoclip che credo poi si farà vedere, se non sbaglio, in questa webinar, un videoclip intitolato Benvenuti a Reggio Calabria. E questo videoclip parla un po' della denuncia che come Our Voice, come movimento, della denuncia giovanile che abbiamo voluto portare contro l''ndrangheta, portare contro la mafia, perché questo processo ci insegna che la mafia è una sola, che la mafia è unica, che Cosa Nostra, l''ndrangheta, la Sacra Corona Unita, la Camorra sono tutte unite e quindi è importante l'impegno civile, è importante l'impegno di giovani cittadini come noi. Mi fa piacere sapere che ci sono tanti ragazzi
dei licei. Per noi l'impegno giovanile contro le mafie è la prima cosa, la prima lotta sociale che dobbiamo portare avanti nel nostro paese. Il nostro paese è ancora colmo di 'ndrangheta, colmo di mafia all'interno dello Stato, all'interno delle istituzioni, all'interno dell'economia nazionale e internazionale e dell'imprenditoria, e ce lo spiegheranno meglio il procuratore e il professor Nicaso. E quindi appunto ci teniamo molto, come in questo videoclip Benvenuti a Reggio Calabria, a denunciare questo problema, a non rimanere omertosi, e quindi è stato molto importante l'impegno. Ci sono stati centinaia di ragazzi provenienti da varie parti d'Italia, molti appartenenti del nostro movimento, che sono scesi per la difesa ai magistrati e la difesa alle istituzioni, a quei magistrati che rappresentano la vera parte del nostro Stato, che ogni giorno lottano per distruggere questo potere criminale che ormai è potente appunto in tutto il pianeta. E tra l'altro poi naturalmente sì, come Nicolò, che saluto e ringrazio per averci dato l'opportunità, come un po' tutta l'organizzazione, mostreremo poi nel video. L'importanza di questo video è celata proprio nell'invito finale a partecipare a quello che è stato questo sit-in di cui parlava Sonia, in quanto è un sit-in che ha mobilitato tante persone. Eravamo mezzo migliaio a Reggio Calabria, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, proprio per dire noi non lasciamo soli i magistrati, che all'epoca era Giuseppe Lombardo, ma possiamo parlare benissimo del procuratore Gratteri, perché quest'ultimo ha ricevuto anch'esso vari attacchi, minacce e quant'altro. E naturalmente chi come Gratteri, come il procuratore Gratteri, Lombardo e tanti altri, penso anche al magistrato Nino Di Matteo e tantissimi altri, fanno della lotta alla mafia la loro ragion di vita e il nostro alimento per noi giovani attivisti. Sono un problema per un sistema criminale molto più alto rispetto a quella che era la mafia della Lupara che vivevamo negli anni 60, 70, 80. E l'importanza di questo sit-in è proprio celata nel fatto che abbiamo voluto dare un messaggio forte e chiaro a una terra che, giustamente come ci insegna il dottor Gratteri, non è omertosa, perché la Calabria, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza non è 'ndrangheta, è anche 'ndrangheta, ma c'è tanta gente che non sa con chi rivolgersi, come spesso Gratteri racconta e denuncia nelle sue interviste, con le sue inchieste, con il suo operato, e lo stesso professore Nicaso. E con questo sit-in noi abbiamo voluto dimostrare che l'Italia quando serve ci deve essere, noi giovani c'eravamo. E inoltre è stato un modo per tirare fuori l'informazione da un monopolio da parte del coronavirus, che è giustissimo parlare di Covid, soprattutto in un momento in cui il mondo si è fermato, un momento di pandemia come quello che stiamo vivendo, ma non dobbiamo dimenticarci, come appunto i nostri ospiti ci insegnano, che ci sono tantissime altre tematiche, problematiche sociali di cui bisogna continuare, ed è necessario continuare a parlare, perché l'indifferenza, la mancanza di informazioni in quelle tematiche può far sì che venga meno una democrazia corretta e giusta nei confronti degli ultimi, cioè di coloro che vengono a soffrire in primis. Penso ai piccoli imprenditori che sono sotto scacco del pizzo, penso anche alle grandi imprese che in tempo di pandemia sono state costrette a vendere o a cedersi ai ricatti mafiosi, in questo caso dell''ndrangheta. Quindi esatto. Chiedo a Nicolò se il video è pronto. E poi sì, aggiungo solo un'ultima cosa: il nostro impegno anche nel Latino America, in Argentina, Uruguay, Paraguay, Cile, Messico, è appunto di denunciare la mafia a livello internazionale, in quei paesi specialmente denunciare quello che è il narcotraffico, anche gestito dalla stessa 'ndrangheta che abbiamo in Calabria. E quindi appunto di tutto questo quello che vogliamo dire è che bisogna parlarne, come dicevate voi, bisogna parlarne, e bisogna parlarne nelle scuole, bisogna parlarne nelle università, in e eventi purtroppo, come questo. esatto, purtroppo vediamo che manca ancora tanto la coscienza, manca ancora tanto anche da parte dell'istruzione e l'insegnamento dell'antimafia, quella vera. L'intento appunto di questo evento è proprio questo, per cui l'avete riassunto perfettamente con le vostre parole. Adesso, oltre che a ringraziarvi, direi di far parlare il vostro video. Facciamo parlare il vostro video, se riusciamo a condividerlo, e poi passiamo immediatamente la parola
al dottor Gratteri e al professor Nicaso, che sono online, purtroppo si dovranno assentare velocemente a seguito dell'intervento, per cui lasciamo spazio, poi la serata continuerà con le letture del libro e con anche la presentazione dell'associazione ASPA. Per cui direi di partire intanto col video, che già di per sé comunica molto. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Benvenuti a Reggio Calabria. L'acqua cristallina, il sole che splende. Una terra meravigliosa, fresca, innocua, innocente, ricca. Sì, miliardaria. Ma come, non lo sapete? I calabresi devono essere orgogliosi del loro patrimonio. Girano più soldi in Calabria che nel paese più ricco d'America, la California. Non tornano i conti, vero? La gente è senza lavoro, com'è possibile un tale miracolo? Ma certo, per il nostro mare, il nostro commercio, ogni giorno a Gioia Tauro, il porto mondiale, arrivano centinaia di container pieni di sacchi di farina, fresca, buonissima, esportata. La farina. Svizzera, Germania, Messico, Sud America, Stati Uniti, tutti commerciano con noi, tutto passa da noi. D'altronde la mamma è sempre la mamma. Ma chi è il maestro di questo grande commercio? Com'è che gira l'economia? No, niente di complicato. Famiglie mafiose e capi di Stato si siedono tranquillamente e ne discutono insieme alla cena di Natale, come fratelli. Piromalli, Mancuso, De Stefano, Pesce, le cosche più grandi di Europa, 400 famiglie e milioni di affiliati nel mondo. Magari ne fate parte senza neanche saperlo. Ma come? Non si può dire? Non si può dire perché Calabria è omertà? Forse sì, una parte. Ma vi svelo un segreto, non siamo proprio tutti sordomuti. Quindi non lo posso dire ad uno dei più grandi processi della storia. Non posso dire che c'è un progetto d'attacco allo Stato, che le mafie si sono unite, le banche si sono unite. Non c'è più solo 'ndrangheta, ma un progetto economico mondiale. Si parla di magistrati, di persone che rischiano la vita ogni giorno là fuori. Ci chiedono: non lasciateci soli, scendete in piazza e animate la rivoluzione. No, non me ne andate. Ora arriva la parte migliore. A condurre il processo abbiamo il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo. Cari mafiosi, quello che vi sta simpatico. Quello a cui mandate le lettrine di San Valentino con i proiettili dentro. Quello che prima gli spariamo meglio è. L'avete detto voi. Quel povero uomo a cui avete comprato 200 kg di tritolo. Li tenete nascosti chissà dove per fargli la sorpresa di compleanno. Vi sfido ad avere il suo coraggio, andare avanti con ogni decisione, nonostante tutto. Ora vi do io uno scoop. Processo rivoluzionario, tutti ne parlano, in prima pagina su ogni giornale italiano. Sit-in, 10 luglio, Reggio Calabria, processo 'ndrangheta stragista, America stragista, Italia stragista, Sicilia stragista, Calabria stragista. Cosa nostra 'ndrangheta si uniscono, spari, esplosioni, carabinieri morti ammazzati e poi il silenzio. Ma qualcos'altro è nato, di nascosto, di silenzioso. Lo Stato ha processato la mafia ha tirato in ballo lo Stato. Nasce Forza Italia, Delluti, Berlusconi, Matacena. Troppi nomi sono stati fatti, non c'è più la mafia, ma solo un grande bordello. Un sistema criminale integrato, nato per farci stare in silenzio. E allora accontentiamoli. Il 10 luglio non venite, non deve esserci nessuno. Silenzio per strada, la piazza deve essere vuota. State a casa e chiudete bene le tapparelle, non vorrete mica essere visti di buon occhio. Facciamoci i fatti nostri, che ad ammazzarli non tocca mica a noi. Il nostro compito da bravi cittadini sta solo nello stare a casa. E quando sentiremo le bombe, far finta che non sia successo niente. Grazie mille. Perfetto, ecco, dovrebbe essersi ristabilito l'audio. Nel frattempo vedo che sono entrati, do il benvenuto
al professor Antonio Nicaso e al dottor Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica, e cedo ringraziandoli ovviamente per essere qui e per aver creduto in questa iniziativa fatta davvero da ragazzi e da appassionati della lotta alla mafia. Cedo la parola ovviamente al professor Roberto Flor per la presentazione di questi due ospiti che ci hanno fatto l'onore di essere qui presenti oggi. Grazie ancora. Sì, forse c'è anche già il professor Picotti collegato. Picotti, certamente. Sì, magari lascerei al professor Picotti la presentazione degli illustri ospiti, visto che il professor Picotti è, come tutti voi sapete, ordinario di diritto penale dell'Università di Verona, nonché il decano del nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche. Grazie, ma insomma avevo piacere che anche tu comunque dicessi, poi dopo intervenissi, visto che nel libro di Nicaso e Gratteri c'è proprio anche un capitolo dedicato ai cybercrime. Tu sei molto esperto su questo argomento, non solo io, anche tu, insomma, per la tua esperienza. No, non voglio fare lunghe presentazioni perché insomma abbiamo due persone che si presentano da sole. Voglio solo sottolineare l'importanza di questa sinergia, cioè abbiamo un magistrato di primo ordine come il dottor Nicola Gratteri che è sul campo con una capacità di investigazione e un coraggio, anche un impegno, una conoscenza dei fenomeni, delle tecniche anche di indagine, direi straordinaria, ormai dimostrata dalla quantità di inchieste e dell'estensione, insomma, e dei risultati anche raggiunti da Duisburg, diciamo, a tutte queste ultime che vediamo in corso. E con la sinergia appunto di un magistrato di questo spessore con uno scrittore, uno studioso, come non conosco personalmente, che sarò lieto di sentire, come Antonio Nicaso, appunto, che ha studiato, ha indagato dal punto di vista, diciamo così, vorrei dire scientifico, in ogni caso della sintesi dei fenomeni, delle cause, delle prospettive, no? di questo intreccio che c'è poi con l'economia, con la politica, con la cultura del territorio, eccetera. Questi fenomeni in particolare dell''ndrangheta, insomma, in cui è veramente, credo, uno dei maggiori esperti proprio dal punto di vista della storia, dell'evoluzione della società e del territorio, vorrei dire, appunto, del territorio su cui è indagato. Quindi ecco, questa sinergia voglio sottolinearla perché appunto anch'io come docente, come ricercatore nel mio ambito, vedo l'importanza di riuscire a coniugare l'aspetto, chiamiamolo scientifico, della ricerca e dell'indagine, che deve saper astrarre per trovare i filoni, i percorsi, le prospettive evolutive, eccetera, deve saper astrarre, però partendo da dei dati di realtà, da dei dati effettivi in cui poi deve saper ritornare per dare... La interrompo, mi scrivono che purtroppo l'audio si sente molto disturbato. Adesso vediamo se riusciamo a sistemare nel tempo. Non so se riesco a spiegare perché... Perfetto. Voglio sottolineare questa importante sinergia, insomma, fra queste due competenze di elevatissimo livello. Ecco, questa è la mia introduzione. Spero che questo messaggio almeno sia giunto. Non so come fare a migliorare l'audio, proverò magari con le cuffie. Nessun problema. Io cederei nel frattempo la parola al dottor Nicola Gratteri. Mi ha informato che purtroppo dovrà lasciarci poi verso le 45, per cui non vorrei perdere questa occasione e ringrazio ancora per aver partecipato. E penso che l'audio sia chiuso. Buonasera. Noi sostanzialmente mi pare che eravamo rimasti che i ragazzi avrebbero fatto le domande e io in ogni caso in modo alternativo avremmo risposto. Però non lo so, se volete possiamo fare una breve introduzione, se c'è qualcosa che vi può interessare iniziamo subito con le domande. Come preferisce, noi abbiamo già diversi interventi prenotati. E incominciamo. Ok, incominciamo con le domande. Sono tutti studenti universitari o delle superiori, per cui darei la parola intanto a Salvatore Nucera, che
era prenotato per un intervento. Va bene. Buon pomeriggio, mi sentite? Sì. Buonasera, dottore Gratteri. Volevo fare una domanda, inizialmente ringraziando però tutti gli organizzatori e gli illustri relatori di questa giornata, per cui in quanto cittadini ci fate sentire vicini alle istituzioni in un momento così difficile, in cui ci siamo sentiti tutti un po' più soli. Ecco, la domanda è, nell'ultimo libro scritto da lei, Antonio Nicaso, dedicate un capitolo ai cybercrime ed uno all'Unione Europea. A tal proposito volevo chiedere, nella sua esperienza, quali sono state le più grandi difficoltà nel coordinamento con altre procure, anche straniere? E poi una domanda un po' più particolare questa. Secondo lei, in futuro, è possibile che le big tech corporation, come esempio Google, possano aiutare nel monitoraggio, possano avere un ruolo sociale nel monitoraggio e nella prevenzione del crimine organizzato online? Grazie. Allora, c'è da fare una premessa. Noi con il professor Nicaso siamo stati più volte invitati in Europa, anche al Parlamento europeo, a parlare, anche in varie commissioni, a parlare sullo stato dell'arte nel contrasto alle mafie in Europa. E ogni volta noi siamo stati molto critici con i politici, con la politica in particolare europea, con i parlamentari europei, perché e noi siamo riusciti a dimostrare con le nostre, io con le indagini, con gli studi, col professor Nicaso, che le mafie italiane in particolare sono molto presenti in Europa, in particolare in Germania, in particolare nel sud della Francia, in Spagna, in Belgio, in Olanda. E ora le nuove frontiere portano la presenza della mafia, dell''ndrangheta, soprattutto nell'est Europa. E noi abbiamo notato dal punto di vista sostanziale che man mano che si sale all'Europa la presenza dell''ndrangheta è sempre più forte, ma soprattutto non c'è un contrasto alle mafie. Sul piano tecnico-giuridico, sul piano investigativo e sul piano culturale, in Europa non c'è la percezione dell'esistenza delle mafie. Perché sono ancora abituati a pensare che le mafie esistono quando sparano, quando c'è gli spara serrande, il morto a terra, la macchina bruciata. E naturalmente noi sappiamo che è esattamente il contrario. Naturalmente noi vediamo che le mafie sparano sempre meno, non ci sono più omicidi per mafia, perché le mafie con i soldi provenienti dal traffico di cocaina, dal riciclaggio, da tutte le attività illecite, con quei soldi sono in grado di comprare chiunque, soprattutto negli ultimi decenni, dato che vi è stato, soprattutto nel mondo occidentale, anche sul piano culturale, un forte abbassamento della morale e dell'etica. Quindi oggi è molto facile corrompere, anche e soprattutto in Italia. Ma torniamo all'Europa. In Europa non c'è una legislazione antimafia, non la si vuole, si ritiene che non sia necessario e che non ce ne sia bisogno. Eppure noi sappiamo sul piano documentale, sul piano sostanziale, che in Germania sono decine di locali di 'ndrangheta, che è la struttura di base dell''ndrangheta, come in Svizzera, come nei paesi che ho già citato prima. Ed allora, perché ogni tanto ci chiamano in Europa a parlare di contrasto alle mafie? Sembra la foglia di fico, cioè sembra quasi un volersi giustificare o un voler esternare che c'è un interesse nel contrasto alle mafie. Questo si può immediatamente dimostrare che non è così, perché se in Germania è consentito sul piano normativo andare con 2 valigie di soldi a Francoforte, a Berlino e comprare un Audi A8,
in contanti, quindi io devo portare 2 valigie di soldi per comprare una macchina in contanti e io non devo dare conto a nessuno da dove ho portato questi soldi. Quindi voi capite che sul piano del contrasto alle mafie in Europa siamo all'anno zero. Se io posso partire dall'Italia, vado lì con una valigia di soldi e compro un Audi A8 contanti, se io posso spendere 80.000 euro in contanti senza una pezza giustificativa. E allora di che stiamo parlando? Come facciamo a dire che noi siamo in Europa? Vi premetto ovviamente che noi siamo per una Europa federale, noi vorremmo una Europa unita e ci mancherebbe altro, però purtroppo ai noi, voi vedete, voi sapete che l'Europa non è un'Europa politica, è un'Europa solo economica, è regolamentato tutto fino a... è regolamentato il sistema bancario, gli scambi commerciali, punto. Sul resto non gli interessa niente a nessuno, in particolare il contrasto alle mafie. Perché andare a dire che in Germania ci sono le mafie, così come ci sono in modo strutturato, vuol dire scoraggiare gli investitori, vuol dire che i politici tedeschi dovrebbero spiegare ai loro concittadini per quale motivo per 25 anni hanno nascosto la presenza dell''ndrangheta. Ma poi se in Germania non oltre al dato che io non c'è un limite al contante, perché con l'alibi che c'è il problema della violazione della privacy, che il problema sono tutte sciocchezze. La verità è che il potere economico non vuole controlli, non vuole limiti, perché non vuole un rallentamento sul piano degli investimenti, anche sfrenati. Se in Europa non esiste il reato di associazione di inquistamento mafioso, io come faccio a poter dimostrare sul piano fattuale, mi riferisco come fa il BKA, che è la polizia tedesca, come fa a dimostrare che c'è un modus operandi vivendi, un comportamento mafioso? Quindi è molto difficile lavorare con l'Europa. Sì, c'è Eurojust, c'è Europol, Interpol, c'è la possibilità delle squadre investigative comuni, dove io faccio una squadra comune, dove l'investigatore italiano può indagare su quell'indagine. C'è uno scambio diretto di atti, di intercettazioni tra la polizia italiana e la polizia tedesca, però questo mi pare assolutamente che non basti. Noi abbiamo bisogno di un sistema omologo. Noi dovremmo partire dal sistema giudiziario italiano, dalla legislazione antimafia italiana, che è la più evoluta al mondo, e partire da lì, da questo sistema, dal nostro sistema, per omologarlo a tutti gli stati d'Europa. Altrimenti è inutile parlare di contrasto alle mafie, è inutile di parlare di lotta alla mafia se io non posso avere gli stessi strumenti normativi. Se io faccio un'indagine di droga, io mi muovo tra Germania, Belgio e Olanda, il trafficante di cocaina si muove come se fosse casa sua, come se fosse il suo stato. Io per fare un'indagine per traffico di droga su 3 stati, io mi devo confrontare con sistemi giudiziari diversi. Sì, io faccio le rogatorie, io faccio le riunioni di coordinamento con tutti e 3 gli stati, li posso fare ad Eurojust, all'AIA in Olanda, però poi sul piano normativo io lo stesso reato che in Italia viene, la stessa persona per lo stesso fatto in Italia viene condannata a 20 anni e a Rotterdam viene condannata a 5 anni. E il sistema carcerario italiano è un sistema più o meno serio, il sistema carcerario olandese è un bed and breakfast.
Grazie mille, sicuramente c'è moltissimo da lavorare, queste critiche che ha fatto emergere sono fondamentali. Mi permetto di, chiaramente le domande che sono state fatte sono moltissime, come puoi immaginare, ne riassumo solo alcune. Le ho detto, sono presenti molti studenti, molti dell'università, delle superiori. Ecco, un punto che del vostro libro, che Ossigeno Illegale, che ha fatto riflettere molti studenti, è quello in cui si dice che in realtà solo una piccola percentuale dei mafiosi hanno soldi, potere. La maggior parte, si dice, sono morti di fame, sono ragazzi spesso che vengono attratti con l'illusione di poter diventare capi, boss, di poter avere potere, ma in realtà restano ignoranti e assolutamente non si arricchiscono. Qual è il ruolo dell'istituzione, soprattutto dell'istruzione in questo? C'è un margine in cui la scuola, l'università può intervenire nella lotta alla mafia? Questa è chiaramente una domanda che rivolgo anche al professor Nicaso. Risulta ancora mutato? Chiedo scusa, questi sono... Ecco. Sì, è un problema che non riguarda soltanto l'ambito repressivo. Quando si parla di criminalità mafiosa, si parla anche di un retroterra, di una mentalità. Noi abbiamo chiaramente messo in evidenza questa contraddizione della mafia più ricca e potente, che è nata nella regione più povera d'Europa, ed abbiamo detto chiaramente che nell'ambito delle organizzazioni mafiose ci sono tanti utili idioti, gente che pensa di poter diventare importante, di poter fare questo passaggio di status credendo di essere un uomo d'onore e quindi potendo vantare poi il rispetto della gente, e una costruzione ideologica e psicologica importante. Io ricordo un'intervista fatta ad uno dei primi collaboratori di giustizia in Sicilia, mi disse: io ero nessuno mischiato al nulla, me lo disse in siciliano, nuddum biscato cunnenti, che è molto più bella come espressione, e poi dopo l'iniziazione sono diventato un uomo d'onore. Ecco, questo per molti è appagante, ma nell'ambito delle organizzazioni criminali è chiaro che sono i capi che riescono ad arricchirsi. Anche perché, e mi ricollego alla prima domanda, ci sono degli aspetti che spesso a noi sfuggono. Per esempio, nell'attuale maxi processo, quello che si sta celebrando in Sicilia, tra i tanti collaboratori di giustizia, e qui vorrei sottolineare l'importanza dei collaboratori di giustizia che spesso invece vengono abbandonati con le loro famiglie dopo essere stati sentiti, e quindi ci sono delle cose che sicuramente vanno migliorate. Ecco, tra i tanti collaboratori di giustizia c'è uno che si chiama Gennaro Pulice, è uno diverso dagli altri collaboratori di giustizia, uno che ha studiato legge, uno che ricopriva anche un ruolo importante nell'ambito della famiglia di cui faceva parte. E ad un certo punto lui dice chiaramente che in Italia si tende a controllare la politica, però l'obiettivo finale è quello appunto di portare i soldi delle mafie all'estero, dove si incontrano meno difficoltà, dove si incontrano meno resistenze. Ecco, io e Nicola Gratteri in un precedente lavoro avevamo coniato questo termine dei paradisi normativi, ed era, secondo noi, un aspetto importante per capire tante altre cose legate al fenomeno mafioso, e cioè che questi vanno a radicarsi, vanno ad investire dove incontrano meno resistenza. Ed è giusto quello che diceva il procuratore Gratteri sull'Europa, che finora ha sempre considerato le mafie come quasi come un'opportunità piuttosto che
come una minaccia. Ed è questo l'aspetto importante. Quando si celebra un processo del genere in Calabria, la gente pensa sì, ma è qualcosa che riguarda la provincia di Vibo Valentia. E no, non è qualcosa che riguarda la provincia di Vibo Valentia, perché in Calabria restano le briciole, restano i tanti utili idioti dell''ndrangheta, restano le macerie, la ricchezza vera e propria va a finire nei cosiddetti paradisi normativi. Nel maxi processo di Lamezia si parla di 15 società che sono state costituite nel Regno Unito e io ricordo una risposta di Nicola Gratteri al Parlamento europeo quando gli hanno chiesto che cosa dobbiamo aspettarci dal Brexit. Ed era chiara la prospettiva, cioè quella di andare a riciclare denaro nella City of London. Ed era chiara l'idea che quella prospettiva sarebbe stata una prospettiva concreta, dove appunto non era possibile applicare le norme antiriciclaggio. Io ricordo un viaggio fatto a Sars, una piccola isola nella Manica, nell'ambito di una commissione di studio, e ricordo di aver trovato un'isola di pescatori, di un centinaio di pescatori, ma su questa isola erano state costituite 5.000 banche e almeno 6.500 società finanziarie. E perché si andò a Sars? Si andò a Sars perché Sars era quasi come una palla di gomma dove tutte le richieste di rogatoria tornavano indietro, rimbalzavano. E perché rimbalzavano? Rimbalzavano perché la regina Elisabetta ha sempre considerato Sars un possedimento privato della corona e quindi un luogo dove non era possibile applicare le leggi allora comunitarie e quindi le leggi per combattere il riciclaggio di denaro. Ecco, sono queste, vedete, le contraddizioni che vanno affrontate, assieme anche ad una sottovalutazione del fenomeno. E qual è la sottovalutazione del fenomeno? La sottovalutazione del fenomeno intanto è quello di non conoscerlo, perché ancora oggi c'è chi pensa ad una vecchia mafia parsimoniosa nell'uso della violenza, nata per proteggere i poveri contro i ricchi e i deboli contro i forti. Le mafie sono fenomeni di classi dirigenti, nascono come fenomeni di controllo sociale e nel tempo diventano sistemi di potere che hanno bisogno di una legittimazione e la legittimazione la trovano nel riconoscimento sociale, nella governanza extralegale, che è appunto quella che legittima il mafioso sul territorio. Oggi c'è stata un'altra inchiesta con politici importanti coinvolti, gente che va a scomodare i mafiosi, gente che li legittima perché ne chiede i voti, gente che promette voti in cambio di utilità. Ecco, ed è questo l'aspetto di cui bisogna tenere conto, la conoscenza. Ecco perché le università, le scuole devono essere più attente rispetto a questo fenomeno. Vedete, io insegno alla Queen's University storia sociale della criminalità organizzata e le mafie viste da una prospettiva cinematografica. Insegno altri corsi relativamente al fenomeno mafioso. In questo semestre io ho 800 studenti. In Italia non esiste un'università che abbia un corso sulla storia delle mafie. Sono poche quelle che si occupano del fenomeno, ma non c'è un'università che offra un corso sulla storia delle mafie per far capire certi aspetti e spazzare anche tanti luoghi comuni. Ecco perché la conoscenza è importante, ecco perché è opportuno ricordare quello che diceva Gesualdo Bufalino, il quale sosteneva che per combattere le mafie c'è bisogno di un esercito di maestri elementari. Ecco, quell'espressione è ancora importante oggi e sarà importante anche domani. Grazie. Volevo solo dirvi che Nicola Gratteri non ci lascia alle 7:45, ma si dovrà assentare solo per 10 minuti per rispondere ad un'intervista in diretta, poi si tornerà a collegarsi e quindi a rispondere alle vostre domande. Ottimo, non possiamo che ringraziarlo ovviamente, anche perché visti i fatti di cronaca proprio del giorno immaginavamo che
le richieste fossero tante anche per grazie mille comunque professor Di Caso, visto che ha citato direttamente l'università, giustamente, che potrebbe fare di più anche in questo senso. So che c'era una domanda dello stesso professor Picotti, non so se... Non vorrei portare via spazio agli studenti, se ce ne sono in attesa però. Ma la domanda al professore Di Caso è, voglio dire, c'è un'analisi economica della mafia, cioè il rapporto proprio fra il capitale mafioso quasi come accumulazione originaria di capitale illecito, no? Che poi viene reinvestito e che porta liquidità in qualche modo in attività che evidentemente comunque hanno uno spazio, no, nel sistema. Ecco, io mi chiedo, cioè, al di là del nostro punto di vista giuridico, che ovviamente è di illegittimità, illiceità e contrasto con gli strumenti del processo penale, delle indagini. Tra l'altro vorrei aggiungere anche che però a livello europeo, poi magari il dottor Gratteri potrebbe essere più preciso, cioè ci sono stati fatti dei passi avanti, cioè abbiamo una direttiva contro la criminalità organizzata nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, abbiamo il procuratore, la procura europea ormai, no? Che indaga sulle frodi ma anche sui reati connessi, quindi anche reati associativi, insomma, quindi voglio dire, dei passi avanti si fanno in Europa, c'è il mandato d'arresto europeo, ci sono gli ordini di investigazione europei, strumenti di cooperazione ci sono, ma mi chiedevo, al di là degli aspetti giuridici, chiedevo proprio al professor Di Caso, c'è un'analisi economica della mafia, cioè dell'utilità, perché se si dirama così, se ha questa forza di espandersi, di trovare appunto questi canali del riciclaggio e queste strutture finanziarie che recepiscono questi capitali, vuol dire che paradossalmente ha un'utilità in un sistema capitalistico che evidentemente ha delle radici di illegalità, delle illegalità profonde. Ecco, non so, è una domanda che mi faccio da ignorante della materia. No, io sono d'accordo con lei sull'utilità delle mafie, professore Picotti. Ormai il riciclaggio è diventato una sorta di ossigeno dell'economia legale e purtroppo non riesco a condividere il suo entusiasmo sulla procuratore europeo, su tutte le altre cose, perché il procuratore europeo purtroppo avrà poco margine di movimento, visto che secondo me avrà solo la possibilità di occuparsi di truffe ai danni dell'Unione Europea, poi ogni territorio continuerà a mantenere la propria sovranità nazionale e sarà molto difficile fare indagini, perché poi una volta fatte le indagini chi avrà il diritto di processare gli imputati e con quale legislazione, con quale normativa. Io per esempio ricordo un intervento fatto a Bruxelles a febbraio dello scorso anno, in cui sottolineavo un aspetto anche procedurale, perché mentre per esempio in Italia è possibile avviare l'azione penale per perseguire il reato di riciclaggio di denaro, in Europa non hanno questa stessa attitudine, nel senso che vogliono sapere qual è il reato presupposto e in questo modo si perde molto tempo, perché io posso essere consapevole della possibilità di un'operazione di riciclaggio e quindi di poterla perseguire, ma non necessariamente riesco a capire la fonte di quell'operazione, mentre invece in Europa si bloccano, perché nel momento in cui devono fare un'indagine per riciclaggio di denaro, la prima cosa che chiedono è qual è il reato presupposto, ma non è sempre possibile individuarlo. C'è stata una recentissima, mi permetto di aggiungere, c'è una recentissima direttiva
penale, in base appunto alle nuove norme del Trattato di Lisbona, proprio sull'armonizzazione dei reati di riciclaggio, che appunto dovrebbe superare, obbligare gli Stati membri perlomeno a superare questo limite, che è giustissimo, lei l'ha colto perfettamente, proprio è il provento di attività anche criminose non necessariamente individuate in singoli reati presupposti. Esatto. Certamente c'è un'evoluzione lunga, però dico, si sta muovendo in qualche modo l'Unione Europea sul piano del diritto penale dopo Lisbona, ecco, questo voglio dire, non vedrei tutto negativo, i difetti sono tanti. Comunque la ringrazio. Grazie a lei. Volevo solo dare questo spunto. Ecco. Grazie a lei per la precisazione. Il problema è che io ho visto tantissime riforme che poi non sono riuscite a sortire nessun risultato. Io quello che noto e vedo è che adesso le mafie si spostano dove domanda e offerta si incontrano, c'è una maggiore attenzione verso l'est europeo e quello che fanno lo fanno chiaramente potendo contare su un esercito di professionisti, ed è questo l'aspetto che spesso non si riesce a cogliere, e l'idea delle mafie che esistono solo quando sparano è qualcosa che in qualche modo viene ancora utilizzato, no, per cercare di definire il fenomeno mafioso soprattutto all'estero, e c'è ancora questa idea che le mafie siano un fenomeno italiano e non un fenomeno globale che riesce a riprodurre gli stessi meccanismi anche lontano dai territori di origine. Io dico che per capire le mafie bisogna tenere conto della loro capacità di adattamento, della loro capacità di relazione, e la capacità di relazione che rende le mafie uniche nel loro genere, perché vedete un aspetto che non si riesce ad affrontare sul piano normativo anche in Italia è proprio quello del concorso esterno. Io non penso che si possa essere mafia senza concorso esterno. Io non penso che il mafioso possa andare oltre la falsa fatturazione o il mattone nell'attività di riciclaggio. Hanno bisogno di professionisti, di gente che presti il fianco a queste operazioni che diventano sempre più ricorrenti, e vi voglio far riflettere soltanto su un dato, che mentre si riesce a sequestrare il 10-15% della droga che entra sui mercati dello spaccio, si riesce soltanto a confiscare l'1% delle ricchezze mafiose. Ecco, vedete, questo è un aspetto su cui bisogna fare molta attenzione, perché se noi riusciamo a recuperare in Europa solo l'1% dei proventi delle attività mafiose, c'è qualcosa che non va e dovremmo in qualche modo sederci ad un tavolo e cercare di capire come migliorare l'azione di contrasto. Grazie mille professor Nicaso. Io ho questa proposta, abbiamo dei ragazzi, non so se ha fatto in tempo a vedere la loro presentazione, di Our Voice, questa associazione che hanno preparato delle brevissime pillole da 1 minuto, qualcosa in più, di lettura di alcuni estratti del vostro libro Ossigeno illegale, che parla proprio della mafia al tempo del Covid, dell''ndrangheta al tempo del Covid. Per cui se volessimo procedere con un piccolo frammento e poi magari commentarlo insieme potrebbe essere interessante. Non so se Lucia Scarbossa, so che era la prima attrice che si stava preparando per la lettura del frammento. Non so se in questo momento è là, oppure Elena Borsellino. Sì. Di Our Voice. Elena Borsellino risulta presente. C'è Lucia, attivate i microfoni. Ok, mi sentite? Scusate, sì, sono problematiche tecniche ovviamente. Buona la prima, come si dice in questi casi. Esatto. Beh, buonasera a tutti. Volevo solo dire 2 cose. Innanzitutto ringrazio ancora per averci dato la possibilità appunto di partecipare. Volevo inoltre aggiungere che sono la referente del gruppo che si trova anche qui in Veneto di Our Voice,
Potete trovarci su tutti i social e potete visitare anche il nostro sito, ourvoice.it. E beh, vi aspettiamo, comunque le porte sono aperte a tutti i ragazzi, quindi venite. E questa sera io e Elena Borsellino, un'altra ragazza del gruppo, leggeremo alcuni estratti appunto e quindi niente, inizierò io. Con le mafie si è scelto di convivere, forse perché non si è mai riusciti a comprenderne appieno la pericolosità e la capacità di inquinare e deformare i rapporti sociali, politici ed economici. Da tempo le mafie, soprattutto in Italia, ma anche in altre parti del mondo, alterano le regole del mercato e della democrazia, creando disuguaglianze sociali e ammorbando i territori nei quali si innervano. Nel marzo 2011, a lanciare l'ennesimo allarme, era stato l'allora governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, intervenendo all'Università di Milano. La criminalità organizzata, aveva detto, può sfibrare il tessuto di una società, può mettere a repentaglio la democrazia, frenarla dove debba ancora consolidarsi. Nelle zone in cui sono più fortemente radicate, spiegava invece Rocco Sciarrone, le organizzazioni mafiose scoraggiano gli investimenti produttivi, impediscono una piena e libera fruizione dei diritti di proprietà, creano effetti negativi sull'attività imprenditoriale, alterando, in definitiva, l'allocazione delle risorse e il quadro delle opportunità delle economie. Dall'allarme lanciato da Draghi, purtroppo, è cambiato poco, e non solo a causa dell'influenza pandemica che ha messo in ginocchio anche il nostro paese. Già nel 2018 Sicilia, Calabria e Puglia figuravano fra le ultime 5 regioni d'Europa per tasso di occupazione. Oggi i colpi che l'economia ha incassato durante la fase acuta del coronavirus lasceranno un segno. Secondo l'Istat, infatti, il 38% delle aziende italiane già a giugno 2020 segnalava rischi operativi e di sostenibilità della propria attività, mentre il 51,5% delle imprese prevedeva di avere problemi di liquidità entro la fine dell'anno. Un contesto particolarmente permeabile alle infiltrazioni mafiose, favorite da quella zona grigia, che rende complici politici, imprenditori, professionisti, amministratori pubblici e rappresentanti delle istituzioni. È una complessa rete di relazioni, inizialmente inquinata da intimidazione e violenza, ma sempre più caratterizzata da convenienza, collusione, corruzione, favoritismo e più in generale coincidenza e fusione di interessi diversi. Riusciranno le mafie a sfruttare anche questa occasione? È la domanda che tutti si pongono. Purtroppo non mancheranno iene e sciacalli, lesti a sfruttare necessità e opportunità per ottenere consenso sociale e vantaggi economici, come raccontava efficacemente nel suo celeberrimo romanzo Giuseppe Tomasi, di Lampedusa. I corsi e i ricorsi della storia non inducono all'ottimismo. Questa nuova pandemia rischia di fomentare vecchi populismi. Un tempo si dava la caccia agli untori, oggi spopolano le teorie del complotto, costruite e amplificate intenzionalmente per motivi politici, ma anche strategici. Spesso però sono frutto di uno strisciante razzismo. La responsabilità per la diffusione della sifilide, che tra la fine del 400 e l'inizio del 500 sconvolse l'Europa, venne inizialmente attribuita ai francesi. I transalpini respinsero l'accusa, definendo quel flagello mal d'Italia o mal di Napoli, dal luogo in cui lo avevano contratto. In quegli anni l'infezione si diffuse con incredibile rapidità. I cristiani ne addossarono la colpa agli orientali, gli olandesi agli spagnoli, i russi ai polacchi, gli asiatici ai portoghesi, i turchi ai cristiani. Proprio come succede oggi con il coronavirus e le tante attribuzioni di responsabilità che alimentano il dibattito politico, ma anche quello sociale. A Mondragone, terra casertana già piagata dai roghi camorristi, dei rifiuti e dalla schiavitù imposta dal caporalato, nel giugno 2020 i braccianti bulgari e rom sono stati accusati di essere gli untori dell'ennesimo rigurgito della pandemia. È il new normal, la storia che si ripete e che rammenta a tutti come le mafie e le cricche a esse collegate siano sempre riuscite a trarre benefici dall'inefficienza e dalla lentezza dello Stato, ma anche dalle incognite legate al sistema bancario, spesso inefficaci in situazioni come quella attuale. C'è una forte esigenza di liquidità, molte aziende arrancano e tante famiglie rischiano di non farcela. Oggi chi deve intervenire non può perdere tempo in discussioni inutili. I disagi sociali e le difficoltà economiche vanno affrontati con tempestività. La storia insegna che i ritardi diventano cruciali, non solo per chi fa fatica a riprendersi, ma anche per chi sulle sofferenze altrui ha sempre speculato e, purtroppo, continua a farlo. Ringrazio davvero Lucia Sgarbossa per questa lettura di
delle prime pagine sostanzialmente di Ossigeno Legale, il libro appunto del professor Nicaso e del dottor Nicola Gratteri. Ecco, riassumo un po' questa lettura e le numerose domande che mi sono arrivate. Può essere, anche, ecco, ringrazio il dottor Gratteri che è tornato, può essere un sistema soprattutto per farsi sentire, per far compiere delle scelte decise anche alla legislazione europea, far comprendere come l''ndrangheta, come la mafia non sia conveniente, come anche dal punto di vista economico sia un fallimento, e quanto diventa difficile, soprattutto in periodo di crisi, non cedere per imprenditori, per cittadini, al richiamo della mafia che fa leva proprio sui momenti di difficoltà che stiamo vivendo in questo momento. Sì, certo. Vabbè, intanto per la prima parte della domanda complessiva sostanzialmente abbiamo risposto. Per quanto riguarda gli imprenditori in difficoltà, questa difficoltà la stanno vivendo sempre più anche nei prossimi mesi, perché pare che questa pandemia non vada a scemare e duri ancora dei mesi, malgrado i vaccini. E allora gli imprenditori saranno sempre più in difficoltà, saranno sempre più costretti a rivolgersi agli usurai o chiudere o fallire. E qui avranno gioco facile gli usurai 'ndranghetisti, perché ci sono vari tipi, noi abbiamo vari tipi di usurai. Abbiamo l'usuraio normale, che è un usuraio che è un impiegato di banca o che è un insegnante, e questo tipo di usurai hanno bisogno di garanzie, vogliono assegni firmati in bianco, cambiare in bianco, vogliono scritture private per la garanzia con un preliminare di vendita di un appartamento o di un terreno. Allora, invece l'usuraio 'ndranghetista non ha bisogno di tutte queste garanzie, e allora più facilmente abbocca il commerciante pensando che, dato che non vuole tutte quelle garanzie, è più facile e più snella la procedura. Nella realtà l'usuraio 'ndranghetista non ha bisogno di tutte queste garanzie, perché la garanzia del pagamento del debito sarà la vita, la pelle del commerciante, e quindi il commerciante si ritroverà a perdere l'immobile, a perdere il bene, a svenderlo per 4 soldi, oppure è costretto quindi a lasciare questo immobile. Ma perché è più allettante l'usuraio 'ndranghetista? Perché chiede interessi più bassi. Perché l'obiettivo dell'usuraio 'ndranghetista non è quello di guadagnare con l'usura, ma di rilevare prima possibile l'attività commerciale, l'attività imprenditoriale, per poi poter fare riciclaggio nel momento in cui metterà un prestanome in quell'attività commerciale. Quindi noi vedremo sempre più nel futuro cessione di attività commerciali, oppure lo stesso imprenditore che rimarrà formalmente la testa di legno, formalmente sarà titolare di quell'attività commerciale, ma poi nella realtà la gestione e i guadagni di quell'attività commerciale saranno gestiti dalla 'ndrangheta. Chiarissimo, grazie mille, dottor Gratteri. Ho un'altra domanda per lei. Io mi scuso già perché so che sarà una domanda che le avranno fatto molte volte, però abbiamo, come le dicevo, in diretta anche moltissimi studenti universitari che sognano di diventare magistrati un giorno, o comunque con la loro attività contrastare la mafia. Quindi le chiedono se lei tornasse indietro rifarebbe le scelte che ha fatto, qual è la prospettiva, cosa si sentirebbe di dire a un giovane che vuole entrare in magistratura o perché no in polizia, nei carabinieri, c'è scritto un carabiniere, cosa si sentirebbe di dire ai giovani che in questo momento vorrebbero mettersi a lottare dalla parte dello Stato? Allora, intanto per fare ad esempio il mio lavoro bisogna crederci
in modo forte, perché se tu non credi e non sei disposto nel medio periodo, non dico nel lungo periodo, a reggere lo stress, ed essere disposto a qualsiasi tipo di privazione, a qualsiasi tipo di vita. E allora intanto dico ai ragazzi: studiate, non studiate poi per il concorso, dovete studiare da prima. Cioè, per poter essere poi da adulti bravi professionisti bisogna studiare sempre. Cioè, secondo me un concorso si prepara già dalle scuole elementari, perché se tu non conosci bene, ad esempio, la lingua italiana si insegna e si impara nelle scuole elementari e nelle scuole medie, poi non si insegna e non si impara più. Quindi chi ha la fortuna di avere un bravo professore, una brava professoressa di lingua italiana, scuola elementare, scuole medie, è salvo, perché la base è conoscere la lingua italiana. Oggi purtroppo non si parla e non si scrive più la lingua italiana, si parlano di dialetti, si parla una lingua italiana modificata, mista un po' al territorio. Oppure con l'uso smodato dei telefonini si perde anche quel po' che si conosceva di punteggiatura o di grammatica o di sintassi. E allora poi non si è in grado di scrivere un tema, perché superata la fase dei quiz che si imparano a memoria, poi ci sono i temi e non sono in grado di scrivere in lingua italiana. Quindi una cosa importante è fare bene tutto il percorso scolastico, e poi nel momento in cui si è convinti di scegliere una facoltà per poi partecipare a uno o più concorsi, bisogna studiare 10 ore al giorno. Io dico ai ragazzi: state in pigiama, non uscite di casa, uscite, ovviamente questo lo dicevo prima del lockdown, uscite una volta a settimana per mangiarvi la pizza, però poi state in casa 12 ore al giorno. Il telefonino non tenetelo sulla scrivania, datelo alla mamma che ve lo terrà fino a sera, e chiunque chiamerà a casa non ci siete per nessuno. Solo in questo modo è possibile studiare, è possibile prepararsi seriamente per un concorso. Stessa cosa per quanto l'università. Oggi l'università regalano i voti, cioè il 30 di oggi e il 27 di una volta. Il 18 di oggi era una bocciatura una volta, perché purtroppo le università si reggono in base agli iscritti, più iscritti hanno, più soldi incassano. E quindi c'è questa sorta di concorrenza, soprattutto nelle regioni dove c'è un'alta densità di sedi universitarie. So che i due professori presenti non saranno d'accordo, ma io sono abituato a dire quello che penso. Io anche per un periodo, per un po' di anni, quando avevo più tempo, insegnato all'università, e un po' di cose, un po' di dietro le quinte le ho vissute, le ho viste. E allora bisogna studiare, quindi non per andare a discutere se supero o non supero la materia, ma prendere almeno da 27-28 in su, altrimenti state perdendo tempo. Laurearsi con 1 anno o 2 di ritardo non serve a nulla, siete già fuori mercato, non farete nulla nella vita, non sarete in grado mediamente di superare un concorso. Quindi lasciate subito l'università e fate un altro lavoro in base alle attitudini vere che avete dentro. Cioè non basta vedere un film e innamorarsi dell'attore che fa il super poliziotto, che fa il super magistrato. Quelle sono solo cose che si vedono nei film, in realtà non esistono. Quindi non pensate a questi non ci sono eroi, non ci sono questi grandi eroi. Quindi incominciate nella vostra testa a smitizzare il super poliziotto, il super procuratore, perché non ce ne sono, non esistono. Molte volte la stampa, i giornali, le televisioni creano dei bluff mediatici che purtroppo poi per 10 anni sentiremo parlare di questa gente che poi nella vita non ha mai fatto nulla, tirando una linea, facendo la sottrazione, sotto la linea non resta nulla. Quindi studiate se amate, se vi emoziona un lavoro, se vi emoziona un mestiere, però non fate
se non siete portati per lo studio lasciate stare, imparate un mestiere, vi aprite una bella azienda agricola, una bella attività nuova, di nicchia, e si vive bene con dignità e con serenità. Sicuramente un invito al lavoro, penso che ecco, sullo studio, sull'invito allo studio possa trovare anche l'appoggio del professor Picotti e del professor Flor, quello sicuramente. D'altronde so che comunque anche nella sua procura ha sempre avuto molti giovani magistrati, molti quelli che erano chiamati MOT, e Sì. che Sì, ma io infatti ho solo giovani magistrati, i colleghi anziani non ne voglio, cioè quando pubblicano i bollettoni io non me li faccio mettere, non mi servono gli anziani, quelli che si sentono troppo bravi non mi interessano, non mi servono, io voglio ragazzi giovani che conoscono il codice di procedura penale meglio di me, che sono più preparati di me, ma soprattutto che non hanno vizi. Cioè, a me voglio quelle persone che, sai, un cavallo, hai un puledro giovane che deve essere addomesticato, deve essere guidato, gli devi insegnare a correre. E allora a me piace formare, a me piace costruire, creare gruppo, allenarli a scambiarsi i dati, file. Io ogni mattina nel mio ufficio entro le 8:30 ai colleghi, io li chiamo i ragazzi perché potrebbero essere i miei figli, vengono nella mia stanza, ci prendiamo il caffè, parliamo, si può chiacchierare una battuta, si parla di cose serie, di tutto. Quello è importante, è un momento importante perché io guardo negli occhi tutti i ragazzi e capisco se qualcuno di questi ha dei problemi, poi li faccio ritornare da soli e facciamo una seduta dallo psicologo. Ma è importante, cioè i giovani per me sono fondamentali, sono importanti. Io ho una procura fatta tutti di magistrati giovanissimi che già lavorano con me nei processi antimafia. Io il pomeriggio stamattina siamo stati in ufficio, avevamo anche una conferenza stampa, ma poi pomeriggio sono stati lì all'Aula Bunker dove stiamo facendo il processo di Nascita Scotti, e i colleghi che stanno lavorando su questo processo, solo uno ha 12 anni di servizio, gli altri hanno 5-6 anni di servizio, ma persone che hai impostato, gli spieghi, soprattutto a questi ragazzi non c'è bisogno di spiegare il codice, a questi ragazzi devi spiegare il codice non scritto, cioè come devono comportarsi, come reagire alle emozioni, come reagire alle provocazioni, come rapportarsi con la polizia giudiziaria, come rapportarsi con le altre procure, e quindi costruire una squadra di magistrati in base al tuo modello. Può darsi ovviamente che il mio modello sia sbagliato, però io voglio persone che vengono in ufficio, che amano il lavoro in modo viscerale, che stanno dalla mattina alla sera in ufficio, fino alle 8 di sera sono in ufficio. Certe volte io mangio sempre in ufficio, mi porto da mangiare da casa per non uscire, ma altri colleghi vanno vicino in un bar, mangiano qualcosa e poi tornano in ufficio fino alla sera. E quindi faccio gruppo, faccio riunioni continue, la mia porta è sempre aperta, lo stesso magistrato può venire nella mia stanza 2 o 3 volte al giorno senza problemi. Io sono come Carlo Verdone in Viaggio di nozze, disturba, non disturba affatto, quindi possono venire quando vogliono e parlare di tutto, però devono lavorare. Sono molto esigente nel lavoro, sono molto esigente nei risultati, do delle scadenze, faccio dei piani di rientro come nelle banche, e per quanto riguarda i carichi di lavoro, quindi li frusto, li faccio lavorare, però li faccio sentire importanti perché sono importanti. Fanno le cose con me e parlo sempre al plurale e loro sono sempre protagonisti in qualsiasi cosa facciamo nella procura. La ringrazio. Beh, direi che ha dato la definizione perfetta di dedizione totale ad una missione, e insomma la prospettiva di finire in un ufficio davvero strutturato così, in cui anche i più giovani magistrati vengono considerati fondamentali. Sì, Ecco, per me sì. può essere una prospettiva
incoraggiante anche per tutti quelli che stanno studiando per gli esami e per il concorso pubblico. Sì. So che il professor Roberto Flor chiedeva la parola, molto volentieri, se possiamo disattivare il muto. Perfetto. Dovrebbe funzionare. Sì, grazie mille. Non vorrei però rubare spazio magari ad altri studenti che volevano intervenire. No, allora, no, intanto non ho fatto a modo prima, volevo esprimere veramente la mia gratitudine per gli illustri ospiti che sono intervenuti oggi e per tutti gli organizzatori dell'iniziativa che, come vedete, raccoglie un sacco di successo e ne siamo molto felici. Mi permettevo solo di manifestare il fatto di essere stato molto colpito da alcuni aspetti. Da un lato dall'aspetto culturale di cui parlava il professor Di Caso, e su questa mi sembra molto condivisibile proposta di finalmente introdurre magari delle attività formative volte alla storia delle mafie. Mi ha molto colpito proprio questo anche trasformismo del fenomeno mafioso, trasformismo a cui purtroppo devo dire, malgrado il grandissimo impegno di chi conduce le indagini e di chi poi deve giudicare, ecco, dall'altra, scusate questa nota critica, magari vado un po' troppo sul tecnico, non c'è un impegno altrettanto lodevole da parte del legislatore. Non so, io mi riferisco, non so se il dottor Gratteri poi sarà d'accordo, mi riferisco alla possibilità che noi abbiamo oggi, seguendo l'esempio di altri paesi europei, magari di introdurre nuove tecniche di indagine, nuovi mezzi di ricerca della prova, che malgrado dopo delle forzature interpretative delle stesse sezioni della Cassazione, comunque in qualche modo si è iniziato a parlare del famigerato captatore informatico, no? Che sembra un tema attuale, ma poi non è così attuale, perché in molti paesi europei ci sono delle discipline molto, molto complesse e molto complete. Però il nostro legislatore ha avuto l'opportunità di intervenire. L'ha avuta, e mi piacerebbe sentire, se possibile, l'opinione del dottor Gratteri, se ritiene, come mi permetto di anticipare quanto ritengo io, l'ha avuta ma l'ha sfruttata male. Nel senso che, proprio facendo riferimento al contesto europeo, se guardiamo le discipline di altri paesi europei, noi troviamo delle leggi molto avanzate, come in Olanda. In Olanda, ad esempio, lo strumento del cosiddetto Trojan di Stato o del famigerato portatore informatico, il suo utilizzo viene disciplinato in modo molto ampio, consente tutta una serie di attività di indagine che sembra che invece oggi il nostro legislatore un po' blocchi, che chiaramente è necessario il rispetto di tutte le garanzie, ci mancherebbe altro, però se altri paesi europei hanno fatto questo passo, mi chiedo perché non lo fa il legislatore italiano, perché siamo ancorati ancora ad un concetto di intercettazione che forse non ha più senso nel nuovo contesto tecnologico in cui ci stiamo muovendo. Ecco, scusate, magari è molto tecnica come domanda, ma volevo sfruttare l'occasione, visto che ho presente il dottor Gratteri. Sì, ma perché in Italia c'è questa grande penetrazione delle mafie nella pubblica amministrazione, nei colletti bianchi e nella politica. E quindi si ha paura di dare la possibilità di uno strumento così invasivo, ma così utile, così efficace, quanto il risultato che porta l'intercettazione ambientale, un Trojan in 10 minuti, ci vogliono un'indagine o non arrivi mai alla prova. Quindi il legislatore italiano oggi men che meno, ma poi in Parlamento ci sono molti avvocati che hanno un po' trasversale, un po' in tutti i partiti, che hanno un potere molto forte, nel senso che hanno conoscenze tecniche, dialettiche, e quindi sovrastano a decine e decine di parlamentari che non sono ferrati tecnicamente, non riescono quindi a disquisire, non riescono a rispondere sul piano tecnico-giuridico all'utilità e alla regolamentazione, ad esempio, di un Trojan o di un'intercettazione ambientale. Sì, l'Olanda finalmente nell'ultimo periodo si è un po' lanciata
in queste modifiche normative, anche perché ora da un paio d'anni, io sono stato diverse volte, anche 3 anni fa, sono stato in un consesso internazionale dove c'erano i rappresentanti di 150 paesi del mondo a Rotterdam. È un'associazione che riguarda tutte quei 150 tutti, diciamo, i maggiori investigatori sul narcotraffico internazionale, appunto. E in quel periodo io ho parlato allora col procuratore nazionale antimafia olandese, con i vertici della forza dell'ordine, erano terrorizzati, erano preoccupati dalla presenza dell''ndrangheta, anche perché era stato ucciso un collaboratore di giustizia in Olanda. È un fatto assolutamente che ha sconvolto, che ha messo in crisi anche il governo. Perché fino a 3 anni fa non c'era nemmeno la possibilità di fare un ritardato sequestro di droga o una consegna controllata in Olanda. C'erano ancora l'anno zero. Eppure il porto di Rotterdam e di Amsterdam sono, assieme a quello di Anversa, sono i 3 porti di maggiore attracco di navi che sbarcano appunto cocaina, sono controllati da organizzazioni criminali. E c'era già 3 anni fa la paura della nuova mafia, oltre all''ndrangheta che sta invadendo l'Olanda, che sono gli albanesi. La mafia albanese, che è molto presente. Noi in Italia abbiamo l'idea degli albanesi, di quelli che fanno gli assalti alle ville. Assolutamente no, la mafia albanese è una mafia che si sta evolvendo, che è molto presente in Olanda, ma noi già incominciamo a vederla in Sud America assieme all''ndrangheta, che comprano partite di cocaina. Quindi una mafia che sta crescendo molto, e allora è la paura che ha portato gli olandesi a incominciare sul piano normativo, a vediamo una certa effervescenza sul piano normativo in Olanda, cosa che purtroppo noi non vediamo assolutamente in Germania, dove in Germania non è possibile mettere un ambientale nemmeno in una stanza da letto. Questo è particolarmente interessante, anche perché abbiamo previsto un incontro di questa serie di incontri, La mafia in 9 atti, l'abbiamo intitolato, dedicato proprio alla mafia all'estero, alla mafia in Germania, che appunto presenta, come ha sollevato più volte nel corso dei suoi interventi, diverse problematiche. La lotta alla mafia in Germania è un fenomeno che ormai non può più essere sottovalutato. C'era un intervento della studentessa Lucrezia Bolla. Buonasera a tutti, non so se mi vedete. Sì, perfetto. In realtà io ho 2 domande assolutamente tecniche. La prima è relativa alla situazione pandemica che stiamo attraversando, perché sappiamo, ci accorgiamo benissimo che il Covid ha veicolato l'attenzione di tutti noi, e la pandemia ha distolto l'attenzione del pubblico da altre problematiche che invece piagano la nostra società sempre. E quindi mi chiedevo se, alla luce di questo, pensate che i grandi processi che vengono celebrati attualmente, non da ultimo quello di Lamezia, possano risvegliare effettivamente l'opinione pubblica, se stiano ricevendo adeguato risalto, e se in generale ritenete che negli ultimi anni ci sia stata una variazione della sensibilità da parte della cittadinanza, cioè se sia aumentata o piuttosto se l'indifferenza sia ancora il carattere principale. La seconda domanda è relativa alla figura dell'eroe, perché ad esempio lei, dottor Gratteri, è comunemente definito un eroe della società attuale, come sono stati definiti eroi Salvatore Borsellino e Giovanni Falcone. Ecco, io a volte ho la sensazione che questa mitizzazione della figura di chi si batte con dedizione, passione, abnegazione totale contro le mafie risulti poi in una sorta di timore da parte della cittadinanza, che non se la sente di esporsi allo stesso modo. E dall'altro lato, come lei, dottor Gratteri, ha più volte sottolineato, chi vuole denunciare a volte non sa a chi farlo, non sa a chi rivolgersi perché non sa di chi fidarsi. Ecco, secondo lei qual è l'atteggiamento che il cittadino comune deve avere nei confronti degli atteggiamenti potenzialmente mafiosi o dei segnali comunque di pericolo, e a chi ci si può rivolgere se si vuole denunciare? Grazie. Allora, rispondo solo a questa parte finale.
poi il resto la spiega Nicaso. È ovvio che quando un cittadino ritiene di aver subito un torto, una minaccia, un commerciante, un imprenditore, intanto deve denunciare, non ha scampo, perché se non denuncia diventa schiavo dell'aggressore. E io dico sempre che è ovvio che non è indifferente andare dai carabinieri, alla polizia della Guardia di Finanza o dal maresciallo Tizio o maresciallo Caio. Io dico sempre dovete informarvi prima, dovete fidarvi prima, capire con chi dovete parlare. È ovvio che se io vedo un carabiniere che gira con una macchina da 80.000 euro, che viaggia con vestiti, che si muove con vestiti firmati, eccetera, è ovvio che in qualche sospetto ce l'ho su questo carabiniere, o ha sposato una moglie ricca, o ha una moglie ricca, oppure è un mazzettaro, oppure è un corrotto. E quindi se io vedo un carabiniere che al bar prende un caffè con un delinquente, con un pregiudicato, con un borderline, o il carabiniere è come lui, oppure quel tizio è un informatore. Ma se io poi non vedo che dopo un po' di tempo il carabiniere o la sua struttura non arrestano persone orbitanti in quell'area, allora opto per la soluzione che lui è un corrotto. E allora noi dobbiamo, prima di rivolgersi a una struttura delle forze dell'ordine, a un magistrato, dobbiamo noi studiare quel pubblico ministero, studiare quella forza dell'ordine per capire se quella persona che rappresenta in quel momento lo Stato e le istituzioni è degno della nostra fiducia, perché noi andiamo a mettere la nostra vita nelle sue mani. Quindi denunciate sì, ma attenzione a chi vi rivolgete. Vai Nicaso. Sì, vedo un attimo se ho la... sì, non è... Allora, noi nel libro ci siamo chiesti che cosa hanno in comune le epidemie dell'800 con i terremoti del Novecento e la crisi finanziaria del 2008. Sono tutti momenti drammatici e cruciali che le mafie hanno sfruttato per incrementare i loro sporchi affari. Quindi i clan sono pronti ad approfittare della situazione attuale e a dare la caccia alle aziende in stato di necessità. Per esempio, quello che si sta notando non soltanto in Italia, ma anche in tanti altri paesi del mondo, è che il riciclaggio di denaro è uno dei più insidiosi canali di contaminazione fra lecito ed illecito, ed è quasi sempre il risultato di interessi convergenti. Abbiamo notato delle nuove strategie criminali, c'è l'uso strumentale delle garanzie bancarie e l'offerta di prestiti a tassi agevolati e non a tassi usurai. Perché? Perché gli obiettivi sono due: uno è quello del doping economico-finanziario, l'altro è quello del welfare in qualche modo alternativo, che è funzionale ad ottenere riconoscimento sociale, quindi consenso sociale. Quindi quello che si sta notando è una situazione preoccupante per quanto riguarda l'economia, anche se noi teniamo in considerazione che l'economia è in ginocchio non soltanto nel nostro paese, ma un po' dappertutto. Ora, Lucrezia chiede se questa situazione pandemica abbia un po' oscurato altre problematiche e se i grandi processi hanno ottenuto il giusto risalto. Ecco, io dico che per esempio il processo che si sta celebrando a Lamezia sta trovando molto più spazio all'estero. Io ho visto centinaia di articoli pubblicati in giro per il mondo, pochissimi articoli pubblicati in Italia. Qui si sono tutti quanti soffermati se questo sia uguale o più importante rispetto al maxi processo di Palermo, che mi sembra una cosa
che fuori da ogni, priva di ogni importanza. Il maxi processo di Palermo è stato uno spartiacque perché ha dimostrato l'unitarietà di Cosa Nostra. L'unitarietà dell''ndrangheta è stato dimostrato grazie al processo Crimine inserito. Questo è un processo diverso, con tanti imputati, ma un processo che in qualche modo è paradigmatico della capacità di relazione dell''ndrangheta, una delle organizzazioni molto forti. Quindi bisognava concentrarsi proprio per quello che avevo detto all'inizio, cioè il fatto che questi, quando guadagnano decine e decine di miliardi di euro l'anno, questi soldi non restano in Calabria, vengono investiti fuori, lontano dai territori di origine. Quindi è un problema di tutti, un problema del paese, un problema dell'Italia. E invece l'Italia ha sempre considerato le mafie come quasi un agente patogeno, capace di inquinare territori sani. Si è pensato al soggiorno obbligato, al confino di polizia, all'idea della linea della Palma che da sud sale verso il nord. E invece non si è capito fondamentalmente una cosa, quello degli interessi convergenti. Se le mafie sono arrivate al nord è perché sono servite a qualcuno, perché hanno garantito manodopera a basso costo, perché hanno garantito sostegno elettorale. E quindi, come diciamo spesso, la linea della Palma che da sud sale verso nord, ad un certo punto si è incontrato con la linea della Stella Alpina che da nord scende verso sud. E così bisogna, ecco come si può spiegare e capire il radicamento delle mafie. Ed invece noi continuiamo ancora a perdere tempo, a fare paragoni, quando questo processo che si sta celebrando alla Mezza è un processo importante, non soltanto perché potrebbe garantire un momento di rinascita per una zona della Calabria come quella della provincia di Vibo Valenza, dove la mafia è pervasiva e ha rapporti forti con la massoneria deviata, ma anche per capire le dinamiche criminali che portano i mafiosi a costituire società all'estero, società che poi servono per riciclare denaro. Quindi chiaramente il risalto che sta avendo all'estero non lo sta avendo in Italia, lo stanno sottovalutando questo processo. Grazie, grazie mille. E a questo punto io cerco sempre di... Lucrezia Bolla, forse voleva intervenire? Sì, no, io volevo innanzitutto ringraziarvi per le risposte più che esaustive e poi a questo punto ribadire un attimo una piccolissima domanda che forse era sfuggita, cioè la mafia è una cosa seria, ma ai vostri occhi l'opinione pubblica se ne sta rendendo conto? Cioè del maxi processo di Palermo ad ora è cambiato qualcosa o è ancora tutto uguale? E noi stiamo lavorando per niente o serve qualcosa parlare di mafia? Grazie. No, serve parlare di mafia ed questo è fuori discussione. È chiaro che si nota una certa importanza, no? Si dà una certa importanza al lavoro dei giovani. Qualcosa è cambiato dopo le stragi di Palermo. Però io ricordo sempre quella frase intercettata in cui parlava Pietro Aglieri. Lasciateli fare, diceva in riferimento ai progetti sulla legalità, perché quando avranno bisogno di trovare un posto di lavoro verranno da noi. Ecco perché io dico, è importante la conoscenza, la consapevolezza, è importante parlare di mafie, è importante discutere di mafie, ma nello stesso tempo bisogna cominciare a pensare in modo anche diverso. Sì, è importante l'aspetto repressivo, sono importanti i processi, però è importante affrancare la gente dal bisogno e dalla paura, altrimenti non riusciremo mai a combattere le mafie. Le mafie non si combattono soltanto con le manette e le sentenze. Si combatte anche investendo in istruzione, in ricerca, si combatte anche investendo nell'opera di consapevolezza, però c'è ancora tanto da fare per combattere questo fenomeno e noi invece lo continuiamo a considerare soltanto un problema di ordine pubblico ed è questo l'errore. Bisognerebbe capire la componente culturale del fenomeno e quindi cercare di combatterlo adeguatamente anche sul piano della cultura e della conoscenza. Grazie mille. Grazie mille. A questo punto io non voglio abusare troppo della disponibilità davvero dei due ospiti, solo che ci siamo alzati tutti questa mattina con una notizia incredibile da questo punto di vista, la maxi operazione che c'è stata e appunto immagino che lei a un certo punto, dottor Gratteri, si sia assentato proprio per una diretta. Sì, ero su Radio Capital. Esatto. E volevo chiederle appunto se potevamo anche noi avere un commento su questa operazione che
Sì, questa indagine che è culminata oggi con questi arresti e con i sequestri spiega ancora meglio come l''ndrangheta stia avanzando, come l''ndrangheta ci somigli sempre più, sia sempre più vicina a noi e tra di noi. E noi diciamo sempre col professor Nicaso che le mafie non sono un corpo estraneo alla società. Se le mafie fossero una struttura statica, ferma con le stesse regole e con gli stessi riti, le mafie sarebbero facilmente abbattibili, facilmente individuabili. Le mafie mutano col mutare sociale. Noi avanziamo, loro avanzano. La cosa che noi vediamo sempre più sono che le mafie coinvolte nelle indagini di mafia ci sono sempre professionisti qua della pubblica amministrazione, funzionari dello Stato, classi dirigenti, borghesia, aristocrazia. Sempre più numerosi, sempre più affollano le nostre indagini. Oggi è facile, ad esempio, tra gli indagati oggi c'è un notaio. 20 anni fa era impensabile che un notaio potesse, un notaio importante, presidente del Consiglio dell'Ordine dei Notai, che un notaio che tratta con l''ndrangheta, cioè che parla direttamente con questi mafiosi e che non discute invece sul piano tecnico giuridico la formazione di un atto o della fondazione della creazione di un'azienda, di una società. E quindi questo ci ha colpito, cioè la facilità con la quale uomini delle forze dell'ordine si sono prostituite al potere economico, come politici si siano rivolti, ad esempio in questo caso noi abbiamo l'onorevole Talerico che si rivolge a questo imprenditore Gallo, questo imprenditore mafioso, per organizzargli la campagna elettorale, che poi gli organizza e non viene eletto solo per 1500 voti. E quindi questo ci dà l'ennesimo esempio della forza dell''ndrangheta, cioè non è più il mafioso che va a casa del politico per chiedere favori, ma è il politico che in cambio di appalti, in cambio anche di favori, si rivolge all''ndranghetista per avere pacchetti di voti alle elezioni. Quindi sì, come aveva anche dichiarato in altre sedi, abbiamo visto quasi un'inversione dal mafioso che andava dal politico, adesso sì. Il mafioso riceve le richieste. È una cosa drammatica. Sì. Collegandomi a questo, c'è una domanda e chiede se c'è il rischio concreto che le mafie, grazie alla pandemia, riescano a sostituirsi allo Stato nei servizi essenziali, specie nel settore sanitario. Abbiamo visto diverse regioni, sia del nord che del sud in realtà, però particolarmente deboli, che si sono mostrate molto impreparate dinanzi a questa emergenza. C'è la possibilità che dove c'è un buco dello Stato arrivi l''ndrangheta? È successo? Continuerà a succedere? Sicuramente sì. Dove lo Stato lascia spazi, lì c'è la mafia, lì c'è il malaffare che ne approfitta. Io vi devo lasciare perché ho un'altra diretta. Vi lascio al professore Nicaso. Grazie mille, dottor Gratteri. Io non posso fare altro che ringraziare. Ok, grazie a lei. Buona serata. Buona serata. Grazie. Perfetto, io proseguirei a questo punto con non so se mi si sente ancora, sì, con un breve stacco.
farei leggere il secondo intervento a questo punto della compagnia Our Voice. Penso sia Elena Borsellino in questo caso a doverlo leggere. Si tratta come sempre di una pillola di Ossigeno illegale, il nuovo libro, ormai uscito già da qualche mese, di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso. Non so se... Okay. Ecco. Sì, sono qua. Buonasera. Buonasera. Allora, io leggerò appunto un brano estratto dalle conclusioni del libro. A Napoli, una delle prime epidemie che ha portato la camorra ad arricchirsi è stata quella di colera del 1884. E assieme ai camorristi sul risanamento hanno lucrato quasi tutti, dagli appaltatori corrotti alle ditte che vincevano le gare a ribasso per poi eseguire lavori incompleti o di cattiva fattura, fino ai politici, in combutta con gli stessi camorristi. A rimetterci è stata ancora una volta la città di Napoli, tanto da far dire allo storico Pasquale Villari: meglio il colera che il risanamento. Da allora le cricche politico-mafiosi imprenditoriali hanno sempre avuto la meglio. Morte tua, vita mia, dicevano i romani, una frase che si è rivelata attuale anche durante gli ultimi terremoti in Italia. Le tragedie umane, o ancor di più quelle naturali, sono sempre stato un ottimo strumento per fare soldi. Sarà così anche questa volta? Il dubbio resta. Le mafie, come ha messo in evidenza la DIA nella sua relazione del 2019, ormai non conoscono confini e pertanto andrebbero inquadrate nell'ambito di una strategia complessiva capace di contrastare il riciclaggio dei capitali illeciti in Italia e nel resto del mondo, ma purtroppo non succede. Non basta combatterle in Italia, vanno stanate anche all'estero, dove sempre più spesso trovano terreno fertile. L'attuale crisi, oltre ad avvitare l'economia globale in una spirale da cui non sarà facile uscire, rischia seriamente di garantire alle organizzazioni mafiose, nostrane e straniere, ulteriori prospettive di arricchimento e di espansione. Un passato che ritorna, almeno per chi vuole e può ricordare. Inutile illudersi che anche le mafie prima o poi scompariranno per l'ISI, come è successo con le grandi epidemie della storia, che se ne sono andate quasi tutte così come erano venute. Le mafie non sono microrganismi patogeni in grado di disintegrarsi. A farlo dovremmo essere noi. Ma non sarà facile, anche perché c'è tanta gente che invece ha interesse a tenerle in vita. Le mafie, infatti, servono, come servono i loro soldi e i loro investimenti nell'economia legale, spesso asfittica, vorace. Bisognerebbe avere il coraggio di ammetterlo, sarebbe un buon punto di partenza. Senza il rispettoso riconoscimento di chi, per viltà, connivenza o interesse, li continua a legittimare, i mafiosi non esisterebbero. Così come non esisterebbero le cricche che tramano nell'ombra e che hanno sempre dissipato risorse pubbliche. Mafia e corruzione sono due facce della stessa medaglia e andrebbero combattute con uguale fermezza. Finora però questa auspicata fermezza è venuta meno, non tanto in Italia quanto in tanti altri paesi del mondo. In Italia, per esempio, la lotta a questi mali endemici non è mai stata prioritaria nell'agenda politica dei vari governi. Le mafie sono sempre state considerate un problema di ordine pubblico da contrastare con manette e sentenze. Le mafie, purtroppo, sono ben altro e andrebbero combattute anche sul piano culturale, sociale ed economico, affrancando dal bisogno e dalla paura tutte quelle persone che ne sono condizionate. Dare la caccia ai capitali mafiosi significherebbe anche stanare contiguità e collusioni, trame e trattative che spesso hanno coinvolto esponenti delle istituzioni. Sono in molti a essere avvezzi alla logica della corruzione, ovvero a quella forma di ossigeno illegale che altera le regole del governo e stravolge i principi della democrazia. Ossigeno illegale è il titolo di questo libro, diverso dagli altri, scritto di getto, motivato dalla rabbia per aver invano più volte sottolineato l'urgenza del fare, l'urgenza di affrontare senza esitazioni i temi più spinosi, come la lotta alla corruzione e alla criminalità mafiosa ed economica, proponendo le riforme necessarie per rimettere in piedi un paese unico, per storia, geografia e cultura, come il nostro. Un paese che deve essere liberato da quelle ambigue articolazioni di potere dedite alla propria conservazione, pronte a saccheggiare qualsiasi risorsa, calpestando ogni cosa, anche la pietà. Grazie mille. Io a questo punto lo faccio sia per lei, Elena Borsellino, ma anche per la sua collega che ha partecipato. Non so se è possibile aprire i microfoni, fare un applauso per queste parole, che sono poi le parole del professor Nicaso e del dottor Gratteri, ma grazie per l'esibizione. Non so se sia possibile aprire. Grazie mille.
Perfetto. Ecco, scusate, sempre... perfetto. Non so se voleva fare un commento, ma direi che questo passo finale comprende un po' tutto quello che abbiamo detto. L'importante... Volevo soltanto fare una brevissima riflessione per concludere. Io all'inizio ho detto che le mafie sono nate come fenomeni di controllo sociale. Se noi andiamo a ritroso, la prima notizia che riguarda l''ndrangheta si registra nel 1860, quando dopo l'arrivo di Garibaldi in Calabria, lo sbarco in Calabria, il più potente 'ndranghetista di Reggio Calabria viene nominato capo della Guardia Cittadina. Questo è il momento dal punto di vista documentale che è possibile utilizzare per capire un po' la genesi del fenomeno. Nel 1869 c'è un'elezione amministrativa, da una parte c'è la destra cavouriana massonica legata al potentato fondiario, dall'altra parte il movimento borbonico clericale. Stanno vincendo quelli del movimento borbonico clericale, la destra massonica e cavouriana legata al potentato fondiario assolda Francesco De Stefano, avo degli attuali De Stefano, quelli che comandano ancora oggi a Reggio Calabria, è il capo di una setta di accoltellatori, ancora l''ndrangheta non ha un nome, e li utilizza per scoraggiare il voto dei grandi elettori, quelli che avevano deciso di votare per il movimento borbonico clericale. Ecco, il 1869 è uno dei primi consigli comunali sciolti dal ministro dell'Interno, proprio per un uso violento della politica. E cosa voglio cercare di dire? Voglio cercare di dire che le mafie, vedete, nascono nell'ambito di realtà che senza la legittimazione, senza il riconoscimento sociale, non sarebbero arrivati al punto in cui sono. Per capire meglio questo passaggio potremmo sintetizzare dicendo che le mafie nascono nel momento in cui la violenza diventa potere stabile, ed è un potere legittimato, un potere che viene riconosciuto. Quelli che poi si affermano non sono le cosiddette classi pericolose, ma sono i facinorosi della classe media, sono proprietari terrieri, sono uomini che in qualche modo comprendono l'importanza dell'uso della violenza, l'economicità della violenza. Quello che è cambiato nel corso del tempo è che quella frangia di individui che aveva la violenza come risorsa e la metteva a disposizione delle classi dirigenti, oggi non è più subalterna, ma è paritetica, o è addirittura a volte detta anche l'agenda dei politici, che sono quelli che adesso vanno a scomodare i mafiosi, li vanno a cercare, non soltanto in Calabria, ma nel resto d'Europa, ma vi potrei allargare il discorso anche in Germania, in Canada, in Australia. Addirittura in Australia c'è un'inchiesta in corso, sono riusciti a far cambiare una decisione importante al ministro dell'immigrazione, hanno raccolto fondi per il premier, per il presidente, per il primo ministro di quel paese. Ecco, utilizzano questi meccanismi degli interessi convergenti. Ecco, quello che praticamente bisogna tenere conto è proprio questo, la legittimazione di cui hanno goduto in Italia i ladri di polli. In altri paesi questa legittimazione non c'è stata. Da noi invece, quelli che un tempo erano ladri di polli sono diventati classe dirigente. Grazie mille e grazie perché ha ripercorso tutta la storia. Abbiamo giustamente parlato della mafia che è e della mafia che sarà, quindi una mafia presente in Italia ma sempre più che punta all'estero, anzi sono proprio i paesi europei e extraeuropei il suo obiettivo, però ecco è giusto anche vedere da dove arriva questo fenomeno. Direi che l'ha fatto in modo perfetto. A questo punto vorrei ringraziare ovviamente lei, professor Nicaso, il dottor Nicola Gratteri, ancora una volta, il professor Lorenzo Picotti, il professor Roberto Flor,
la compagnia teatrale Our Voice, la compagnia Our Voice, l'associazione Our Voice, e tutte quelle associazioni che hanno reso possibile davvero portare un evento di questo tipo, che chiaramente richiede molta organizzazione, molte persone che hanno lavorato dietro. In particolare ringrazio PAS, Univier, l'Associazione Collaboratori e Testimoni di Giustizia, l'Associazione Cittadini contro le mafie e la corruzione e l'Associazione Rete Antimafia di Brescia. Ringraziamo ovviamente l'Associazione Falcone Borsellino, senza cui tutto questo non sarebbe stato possibile, che ci ha aiutato dal primo momento in cui ci ha contattato per creare questo evento. E un ultimo ringraziamento va sicuramente all'Associazione dei donatori di sangue Falcone Associazione dei donatori di sangue San Francesco d'Assisi, scusate, per il loro supporto tecnico e anche economico, e proprio per questo vorrei far vedere come ultimo filmato, proprio il filmato dell'associazione, se è possibile mandarlo. E non può, ecco, che un invito alla solidarietà potrebbe essere anche un degno finale di questa conferenza. Vi ringrazio ancora tutti e ringrazio tutti i partecipanti. La donazione, in qualsiasi sua forma, da quella del sangue a quella del proprio tempo e delle proprie capacità, è importantissima in entrambe le direzioni, soprattutto per chi riceve il dono, ma anche per chi lo effettua. Donare è uno dei pochi modi che abbiamo per sentirci veramente vivi e partecipi in questo mondo. Il dono è un gesto che ci permette di avere concreto controllo sul mondo che ci circonda, di essere pienamente coscienti che le conseguenze del nostro gesto saranno positive. Ognuno di noi ha i propri limiti, ma possiamo donare molto più di ciò che crediamo. Bastano piccoli gesti. Noi di ASFA crediamo che l'esperienza di Xenia possa essere ispirazione per quelle persone e per quei giovani che vogliono cambiare le cose, ma non sanno da dove partire. Noi del Sorriso di Mavi abbiamo scelto Xenia, campionessa mondiale paralimpica, per la sua incredibile storia e perché incarna perfettamente i valori della nostra associazione. Xenia è una grande nuotatrice paralimpica. Non potevamo scegliere persona migliore per veicolare il messaggio della nostra campagna. È una ragazza che è nata con grandi difficoltà, ma ciò nonostante, crescendo, ha saputo dimostrare con fiducia e con determinazione di saper superare anche le sfide più difficili della sua vita. Il messaggio che vogliamo trasmettere è che le scuse non hanno giustificazione. Libera la mente e il cuore e vince ogni ostacolo. Perfetto, ecco. Bene, grazie. Scusi, non riuscivo a sentirla. Grazie dell'invito. Grazie mille professor Nicaso, grazie mille a tutti. Ecco, invito appunto, adesso proietteremo anche l'indirizzo email e il sito internet dell'associazione, per cui se volete conoscere, se volete approfondire, lo potete fare qui o sulle pagine social dell'evento che trovate. Ricordo il prossimo appuntamento è dedicato interamente all'Andrangheta e ringrazio anche ovviamente il professor Fummi dell'Associazione Falcone Borsellino per aver permesso, per averci dato luoghi, mezzi, supporto in ogni momento, per cui davvero un grazie particolare va al professor Fummi. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Arrivederci, arrivederci. Grazie a tutti, buonasera. Piacere.